Ciao a tutti, bentornati sul canale, bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 31 ottobre al 7 novembre. Oggi abbiamo cambiato la location perché le giornate sono così belle che trovavo rigenerante, soprattutto per i trascorsi, stare un po' all'aria aperta. Quindi spero che l'audio non sia particolarmente disturbato, perché ogni tanto me lo dite. Allora, noi veniamo dalla luna nuova in Scorpione del 25 ottobre, che è coincisa con l'eclissi. Tutto è avvenuto nella mattina tra le 10:30, le 11, le 12, ed era congiunta anche a Venere. Nell'oroscopo della settimana precedente, nei vari post, avevo accennato al fatto che arrivava l'amore, c'erano delle rinascite, proprio una guarigione dei sentimenti, delle storie sentimentali, delle dinamiche tossiche, no? che venivano spezzate. Ovviamente qualcuno mi ha chiesto: ma dove? Allora ragazzi, dipende da quello che avete messo sul piatto della bilancia, perché i transiti agiscono su quello che trovano. Quindi ognuno di noi è ad un punto della situazione, ma la luna nuova, gli effetti della luna nuova congiunta a Venere in Scorpione durano almeno 28 giorni, cioè quando inizia una fase lunare poi ha come un domino, no? L'energia si muove fino alla luna nuova successiva. Quindi abbiate fede e lasciamo fare questo scavo profondo che probabilmente magari darà degli effetti verso la fine del mese magari, ma anche prima. Io credo che quando la Venere trigonerà Giove in Pesci verrà fuori la guarigione per molte delle situazioni che state vivendo, no? Quindi dal 25 ottobre consideriamo almeno 28 giorni, quindi diamoci anche il tempo. Ovvio che se ci sono delle situazioni che erano già al culmine, chiaro che possono essere precipitate o possono essere venute a galla proprio in queste giornate, no? Quindi già la settimana scorsa, addirittura qualche giorno prima, per chi nel tema natale ha una luna dominante, per esempio, o magari dei valori scorpionici impegnativi, le energie si sono fatte sentire. In altri casi bisogna dare il tempo alle cose di muoversi. Quindi questa settimana abbiamo questa fase di luna crescente che ci dà gli sviluppi. Abbiamo sempre la Venere in Scorpione, poi è entrato anche Mercurio il giorno 29, il 28 della scorsa settimana Giove è entrato in Pesci, quindi voi pensate che cielo d'acqua, no? E quindi che cielo in accordo. Giove è tornato in Pesci, il 29 Mercurio è entrato nel segno dello Scorpione, quindi il 29 è già probabile che alcune notizie, alcune comunicazioni, alcuni confronti siano emersi, sollecitati dalla luna nuova congiunta a Venere del 25, ok? Quindi già il confronto potrebbe essere diventato più serrato. Alla fine di questa settimana noi ne parleremo principalmente nel prossimo oroscopo, anche se in questa, insomma, già chi ha valori in Toro, chi ha valori in Scorpione la percepirà. L'8 novembre c'è la luna piena in Toro a 16 gradi del Toro, ragazzi, su Urano. Quindi credo che nell'oroscopo sia di questa settimana, in realtà della prossima ancora di più, per i segni più coinvolti farò un accenno anche di questa luna piena, perché sul nodo nord su Urano è fortissima. Questa va a scardinare, a far succedere cose, si riallaccia al bimestre 5 luglio, 20 agosto, quando abbiamo avuto Marte, Urano e il nodo nord in Toro, potentissimo. C'è chi ancora dice non mi è successo niente. Questa luna qui potrebbe far emergere tutto quel lavoro sotto traccia che incredibilmente non avete ancora visto, ma può succedere, no? Perché le energie si muovono, ognuno ha un suo tema natale, ognuno ha un equilibrio e ognuno, magari, soprattutto chi ha valori in Toro, comunque valori in segni fissi, cerca finché può di non turbare degli equilibri che però, ragazzi, quando passa Urano un po' di elasticità, insomma, alle vicende della vita la dobbiamo concedere, ok? Quindi questa luna dell'8 ci fa concludere qualcosa che era iniziato, fatemelo sapere nei commenti, ma tanto è sicuro, fra il 5 luglio e il 20 agosto, quindi insomma
settimana molto molto intensa. Un'altra cosa che accade questa settimana sarà, visto che il 28 ottobre Giove è entrato in Pesci e visto che il 30 Marte è diventato retrogrado in Gemelli, Marte a 25 dei Gemelli e Giove a 29 dei Pesci, per tutta ovviamente la settimana formeranno quadratura, ok? E la quadratura di due pianeti retrogradi si può far sentire un po' di più, tra l'altro Marte quadrerà anche Nettuno ovviamente, però questo è il giorno 19, scusate, io stavo guardando le effemeridi di tutto il mese. Se non altro abbiamo Saturno diretto e quindi insomma le tempistiche iniziano, le riprese, i recuperi iniziano ad accelerare e ad alleggerirsi, quindi almeno quello. Quindi siamo in una fase di grande evoluzione, eclissi, luna nuova, Venere in Scorpione, Mercurio in Scorpione, Sole in Scorpione, subito dopo una mega luna piena potentissima su Nodo Nord e Urano, insomma, quindi questa è una settimana di transizione, di equilibri, di retrogradazioni, perché insomma prima di lasciare andare tutto, prima di far sviluppare qualcosa ci vuole un recap, quindi ci sono anche questi. Lo stesso mondo è in evoluzione, ho dedicato, non parlo del governo perché in questa introduzione perché c'è il video sul governo di Giorgia Meloni, non abbiamo analizzato la data del 25, è un governo che ha un po' di instabilità, già vi anticipo che faccio un piccolo cenno, no? Avendoci già dedicato un video, che la luna piena in Toro su Urano potrebbe sollecitare qualcosa, insomma, perché è un Urano retrogrado, no? Potrebbe riflettersi già anche lì. Voi mi direte, ma già, vediamo, credo che si parli di inversioni di rotta, di cambiamenti, un po' di scossoni, no? Qualche equilibrio, potrebbe essere qualcosa di sano, perché insomma è una luna piena. La luna piena in Toro è una luna piena che indica benessere, insomma anche una certa prepotenza, cioè anche uno ristabilire, mettere dei paletti, ristabilire dei confini, tirare fuori magari qualcuno che si reputa un attimino troppo invasivo. Potrebbe essere in questo senso, ma è anche molto abbondante, molto di protezione, di amore per quello che c'è, il famoso orticello, no? Quindi probabilmente faranno anche dei cambiamenti che dovrebbero ripristinare questo orticello meraviglioso che è la terra italiana, ok? Quindi dovrebbero esserci delle novità, insomma. Come accennavo nel video, un governo che avrà bisogno forse di qualche fiducia, insomma avrà qualche scossone, ma noi facciamo il tifo, insomma, per tutti quelli bravi. Ci fa piacere che sia arrivata una donna, se è brava è ancora meglio, devono fare tante cose. Speriamo di essere in buone mani e che riescano a sistemare tutte le urgenze che ci sono, ma insomma sembrano molto volenterosi, speriamo che non abbiano troppi bastoni fra le ruote, tutto qua. Quindi vediamo noi invece, vediamo le nostre vite, che cosa accadrà con questo equilibrio Scorpione-Toro. Anche qui ho fatto il video sull'eclissi, no ragazzi non è vero, ho fatto un post sull'eclissi che trovate su YouTube, su Instagram e su Facebook, nel quale vi spiego gli equilibri tra il lasciare andare, il trattenere, no? Che questa polarità Toro-Scorpione porta, ma per star bene, affinché la luna piena in Toro compia il suo benessere e il nostro benessere personale, dobbiamo anche permettere alla guarigione dei pianeti in Scorpione, no? Di scendere profondamente nelle nostre paure e quindi di avere fiducia nella vita e di lasciare andare. Ho dedicato un po' di post, quindi se volete tornare sull'argomento, io non ci torno per non essere ripetitiva e per non allungare il brodo sempre di più, li trovate insomma sui social. Quindi vediamo che cosa ci portano queste stelle e questa quadratura Giove-Marte per tutti i segni. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, come abbiamo già accennato la scorsa settimana, voi avete ricevuto un transito, quello composto da Luna Nuova, congiunta a Venere in Scorpione, l'eclissi, il Sole in Scorpione. Voi avete avuto un transito
che mi dice che le rinascite passano per delle nuove passioni, dei nuovi amori o la guarigione di un sentimento, di un rapporto affettivo che magari vi aveva intossicato un po', e adesso con questa guarigione del cuore, con questa guarigione dei sentimenti, o con questo, per chi è già avanti, no? Per chi aveva già superato delle emozioni scomode, con queste nuove passioni che al momento si muovono nell'intrigo, nella trasgressione, si riparte, si ritorna a vivere, muovete passi più felpati, siete più prudenti, evitate magari di forse di palesare, forse di ufficializzare qualcosa, volete essere più sicuri, più accorti. Sicuramente però quando ci sarà la luna piena in Toro, insomma, è probabile che qualcosa di ufficiale, qualcosa di concreto, qualcosa di firmato, qualcosa di insomma, nelle giornate a partire dall'8 novembre, qualcosa poi alla fine insomma si ufficializzerà. Diventerà, no? Diventerà tangibile, ecco, questa è la cosa. Quindi insomma un paio di settimane di incubazione. Cosa accade? Voi avete avuto Giove, no? Che è un espansore, un pianeta che chiude cicli, per esempio l'ultimo del 2011, è un pianeta che porta rinascite, che è stato sul vostro segno dall'11 maggio fino al 28 ottobre. Adesso dal 28 è tornato in retrogradazione su Nettuno, cioè è tornato in Pesci. Cosa succede? Essendo anche Marte retrogrado, essendo questa inquadratura, potreste, anche grazie a questa luna nuova in Scorpione del 25, e quindi anche grazie alle novità, alle guarigioni del cuore, potreste fare un'inversione di marcia. Un'inversione di marcia che può esprimersi a 360 gradi. Se avevate mandato delle richieste di lavoro, magari adesso volete rimanere dove eravate, o viceversa, adesso vi sentite, finora avevate paura di uscire, di allontanarvi da una zona di comfort dove voi conoscevate già la situazione, anche se non vi rendeva felici, ma adesso invece inizia quella forza, quell'inversione di marcia del lasciare andare, perché l'asse è quello, come ho detto nell'introduzione, tra la luna nuova in Scorpione, congiunta a Venere, quindi che guarisce le emozioni profonde e rapporti affettivi tossici, tra la luna nuova in Scorpione e la polarità, quindi tra la luna nuova del 25 ottobre in Scorpione, la luna piena in Toro dell'8 ottobre, magari non tutti, ma potreste lasciare andare qualcosa che tenevate, che vi tratteneva, che vi impediva, e adesso ci sono le inversioni di marcia. Potreste cambiare direzione, potreste chiedere trasferimenti, cambiare piano di studi, cambiare facoltà, dipartimento se siete degli studenti, visto che qui stiamo parlando di un Marte in Gemelli, no? Potreste licenziarvi da un'azienda, insomma qui c'è un'inversione di marcia nella direzione, nel tragitto, nella destinazione. C'è un paio di mesi, impiegherete un paio di mesi, e questa settimana potrebbe portare delle turbative emotive, perché potrebbero anche ripresentarsi delle inquietudini, delle indecisioni che avevate vissuto tra gennaio e maggio, poi sembravano magari acquietarsi e adesso tornano. Ragazzi, quello che torna perché non è stato completamente risolto, e forse non avete guardato con profondità dentro di voi per vedere che cosa voleva dirvi, e quindi ritorna per aprire una porta. Datevi la forza di aprire questa porta e di guardare da dove magari viene il malessere, dove vorreste essere veramente, cosa vi trattiene, se è una paura, se è un'idea, se è qualcosa di reale o qualcosa che può essere lasciato andare, ok? Quindi se questa settimana doveste sentirvi turbolenti, ragazzi, guardate nel lungo periodo, siate concreti. Quando si ha Giove sul Sole, dal 20 dicembre voi lo riavrete un'altra volta fino al 7 maggio, si deve rinascere, e per rinascere bisogna piantare dei semi nuovi, lasciare andare il vecchio, fare entrare il nuovo. Quindi non è tutto un carnevale di Rio, ci sono sicuramente delle settimane, no? Delle transizioni di assestamento. Questa è una di quelle, ma una settimana passa in un attimo.
Io non finisco di girare un video di oroscopo che devo già, sono col fiato corto perché devo già girarne un altro, no? Vivetela in quell'ottica. Cioè non vi agitate, non vi preoccupate, non vi focalizzate, non vi fossilizzate su magari sulle... Ascoltatele, datevi il permesso di ascoltare, magari tenete un diario se non riuscite a stare nei vostri pensieri. Prendete questa settimana come una sorta di transizione, ma anche come un'immersione profonda dentro voi stessi che non può che farvi bene. E così la prossima settimana che inizierà, si inaugurerà con una luna piena in Toro, potrete già, come dire, ufficializzare o iniziare a concretizzare questo cambiamento, questa guarigione che però avviene questa settimana. Quindi se vi viene voglia di mandare tutto all'aria, chiedetevi perché, cioè cercate di contestualizzare, non fuggite, non vi spaventate, no? Magari anche questo Marte retrogrado in Gemelli potrebbe, come inversione di marcia, farvi cambiare anche interlocutore, non soltanto una destinazione, ma forse farvi vedere dei consigli che vi sono stati dati sotto una luce diversa, dei punti di riferimento che magari avevate scelto sotto una luce diversa, magari sono adeguati, oppure avevate pensato che non fossero adeguati e invece forse scoprite che avevano detto qualcosa di giusto. Concedetevi questa elasticità, cioè concedetevi di tornare indietro, ok? Per aggiustare il tiro, perché i transiti quando fanno retrogradazione saranno un po' appesantiti, magari ci creano un po' di inquietudine. In quel caso ascoltate il cuore, perché sono le emozioni. Quando la testa interviene troppo e ve ne accorgete per l'indecisione, no? Quando ci sono le quadrature, la persona può andare un po' in pallone, no? Può andare un po' in tilt. Perché? Perché ci sono le indecisioni, perché ci sono delle energie contrastanti tra mente e cuore, o pancia e cuore, e uno non sa dove andare, perché chi è che ha più dignità? La verità, le emozioni sono quelle che hanno più verità della mente, perché ricordatevi che la mente è serva, invece noi la facciamo comandare spesso. La mente non ha la dignità, la mente è per organizzare, ok? Ma se non è una mente che è stata aperta insieme al cuore, che quindi riesce a canalizzare, delle intuizioni e delle ottave molto alte, rischia di essere serva, quindi rischia di vivere nella paura, di controllarci, di non farci uscire dalla zona di comfort. Voi, se non siete felici, è perché state facendo ragionare troppo la mente, quindi andate dove il cuore, dove le emozioni vi danno a pagamento, che non sia non assecondate le ottave basse delle emozioni, no? La competizione, la cosa, cercate l'appagamento, cercate la serenità. Così questo è quello che ci consiglia la luna piena in Toro, cioè di andare dove c'è la serenità, quindi ascoltate quella vocina, ok? Questa settimana passerà molto più velocemente di quello che pensate. Un grande bacio e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, settimane intense, giornate intense, questa settimana è di transizione tra la luna nuova del 25 ottobre e la luna piena in Toro, quindi anche voi state riaggiustando il tiro, perché con la luna nuova, con l'eclissi in quelle giornate del 23-25 ottobre avete lasciato andare qualcosa, avete guarito una situazione con il lasciare andare il controllo, con il lasciare andare il possesso. Se state male, come qualcuno mi ha scritto raccontando di giornate infernali, come ho già accennato nel post dedicato all'eclissi, che poi comprendeva la luna nuova, insomma tutte quelle giornate lì legate all'ingresso del sole nel segno dello Scorpione, il dolore, il malessere è dato dalla resistenza. Se avete fiducia nella vita e riuscite a lasciare andare almeno una parte, no? Quindi a fare una concessione, a lasciare andare quello che che pur di essere trattenuto vi sta creando del malessere, voi vedrete che riuscirete a star meglio, a far uscire il vecchio e quindi a permettere ad un'energia rigenerante di entrare e di compiersi, che poi sarà quella della luna piena dell'8, e la luna piena dell'8 ufficializzerà, consacrerà, conclamerà
quello che è potenzialmente iniziato tra il 5 luglio e il 20 agosto, quando avete avuto quella combo micidiale, epica, composta dalla congiunzione di Marte in Toro sul nodo nord, che è il destino, e Urano, combinazione Marte-Urano, qualcosa deve aver scardinato. Qualcuno mi ha scritto: no, a me non è successo ancora niente. Io ho detto abbiate fede, perché siccome c'era la quadratura di Saturno, purtroppo il tempo è come se nei corpi sottili, in un'altra dimensione, fosse accaduto qualcosa, ma Saturno retrogrado ha rallentato il tempo, forse di manifestazione. Ora Saturno è il 23, non me lo ricordo neanche più, il 23 è tornato diretto, quindi tutto quello che era stato trattenuto adesso può mollare gli ormeggi e Saturno torna diretto e la Luna si fa piena in Toro, quindi la cosa si dovrebbe compiere. Infatti avevo fatto, qualcosa è già accaduto, avevo fatto l'esempio della regina Elisabetta. Lei aveva avuto una luna piena in Acquario su Saturno retrogrado sull'ascendente, che è la persona fisica ed è il personaggio. C'erano sul suo Sole in Toro, insomma, questi pianeti in congiunti, Marte e Urano, che quindi indicava un veloce avvicendamento, un veloce passaggio, e riguardavano anche la luna dell'attuale re Carlo d'Inghilterra, che all'epoca era ancora principe. La luna è la mamma, la figura materna, no? Quindi quella luna piena ci fu l'11 agosto, se non erro, e io in quell'oroscopo lo dissi, che insomma poteva accadere qualcosa, che però noi non abbiamo pensato che fosse un esito fatale. Magari era un lasciare andare, no? Perché il Toro cura sempre questo orticello, la regina Elisabetta non mollava, magari buon senso, condizioni di salute e condizioni che forse lei reputava ideali gli avrebbero consentito di lasciare, invece no, ha lasciato quando non è stata più su questa terra, non ce l'ha fatta, insomma, non sappiamo come sarebbero andate le cose se avesse lasciato andare. Comunque il suo tempo da regina, visto che la luna piena era stata sull'ascendente, era finito. Adesso la luna piena, il Toro, soprattutto l'ascendente Toro, ce l'ha sul personaggio pubblico, però ragazzi non è legata a Saturno retrogrado, quindi non vi preoccupate, è una consacrazione, è un'ufficializzazione di quello che era accaduto, di quei cambiamenti che ci sono stati e che forse all'epoca non erano stati manifesti. Quindi il Toro, forse complice anche un Giove in Ariete, riesce ad uscire. Giove in Ariete precedente, dal 28 ottobre in Pesci, ma ha fatto il suo lavoro, forse vi ha dato la forza di uscire dall'orticello, quindi di compiere un atto di ribellione, di coraggio, di emancipazione, e quindi con questa luna piena andate su, insomma, no? Riuscite a raggiungere un vostro status, un vostro benessere ricercato. È chiaro che nelle settimane prima, soprattutto a seguito di una luna nuova in Scorpione, insomma congiunta a Venere, ci sono delle inversioni di marcia da fare, qua passano pennuti strani, delle inversioni di marcia, delle aggiustatine di tiro, insomma probabilmente di carattere economico, di accordi economici, forse di questioni legate ai fratelli o a delle società degli amici, perché Marte è retrogrado in Gemelli, quindi anche i figli, ragazzi, figli e persone più giovani, magari nipoti, cugini, no? Quindi tutte non persone più grandi. Forse dovete ritarare il tiro, ecco, fra questi legami di dipendenza o indipendenza, sia di natura affettiva sia di natura economica, rispetto a quello che avevate pensato, rispetto ai vostri ideali. Ripeto, dove c'è malessere è perché forse state cercando di trattenere troppo, no? Poi si sa, insomma, la polarità Toro-Scorpione tende a proteggersi troppo, ma sappiate che stare nella paura, stare nell'accumulo, stare nello scrocco, stare nella tirchieria, stare con le braccia tirate, ci fa sintonizzare ma quello che è dato dalla paura, no? Ma ci fa sintonizzare sulla frequenza della povertà, perché io trattengo perché sono povero. Quindi avere fiducia che se lasciamo andare qualcosa non cadiamo in ginocchio, ma che abbiamo tutte le risorse per far entrare il flusso dell'abbondanza e nuova energia da un'altra parte, dovrebbero, no? Permettere appunto di lasciare andare cose che non vogliono più essere trattenute, anche a livello sentimentale. Una luna nuova congiunta a Venere per alcuni Toro e ascendente Toro potrebbe portare un'evoluzione
sia in termini di ritorno, sia in termini di abbandono, di lasciare andare nelle situazioni sentimentali e anche nei rapporti affettivi, quindi legati alle amicizie e alle persone di famiglia, no? Voi pensate a un genitore che magari non vuole che il figlio vada a convivere o che si allontani, che magari ha paura, cose tutte comprensibili, soprattutto se una persona ha dei valori in toro, no? Si trova nell'asse toro-scorpione, tutte cose di questo genere, oppure magari se c'è una relazione che non funziona più, oppure se ci sono dei rancori con delle sorelle, con delle cugine e non si chiede scusa, no? E si sta nel livore. Cercate di essere sereni, di stare nel perdono, cercate quella frequenza, non state nella paura, chiedere scusa se bisogna chiedere scusa, cioè state proprio nella serenità, non nell'orgoglio, non nel controllo, e ci sarà una guarigione totale. Questa luna piena potrebbe essere veramente generosa, di sicuro farà cadere, visto che è su Urano e sul nodo nord, farà compiere un destino di Toro, ascendente Toro, luna in Toro, oppure un destino legato a quel settore del segno del Toro del vostro tema natale, dove magari si addensano dei pianeti in Toro, magari uno stellium, ma magari una congiunzione, che sono sicuramente dei punti nevralgici molto potenti, quindi scatenatori di avvenimenti. Volevo ricordarvi, se non avete visto il video dedicato a Marte Urano in Toro, che si chiude con il ritorno del nodo nord sul nodo nord, che i primi di gennaio, tra fine dicembre e primi di gennaio, poi entrerà nel segno dell'Ariete, quindi lascerà il segno del Toro, e quindi avrà coperto il nodo nord avrà coperto praticamente il 2022 interamente. Si chiude un ciclo iniziato 19 anni fa, quindi se non sbaglio un ciclo iniziato nel 2003 circa, 2003-2004. Il nodo nord potrebbe essere iniziato anche l'anno prima, ci devo fare un post, questa cosa devo specificarla, perché non è detto, insomma, per chi ha l'età per vedere altri ritorni del nodo nord ogni 19 anni, ogni 18-19 anni, e soprattutto per chi magari ha delle eredità storiche, è chiaro che possono ripresentarsi delle annate molto lontane, no? Voi pensate a un'azienda di famiglia che chiude o che si sposta o che riapre, magari no? C'è il nodo nord che ritorna dai nonni, da quando hanno aperto i nonni, e c'è insieme ad Urano, visto che quest'anno incontra Urano nel cielo, c'è questa evoluzione, c'è questo cambiamento, però magari non è legata alla durata della vita del singolo che adesso ne dispone, ma è legata ad un'energia ereditata, quindi devo farci un posto su questa cosa, perché questa luna scatenerà questa roba. Se volete approfondire, insomma, perché questa luna riporta a galla i contenuti portati nel video di Marte in Toro, cercherò di lasciarvelo in sovraimpressione o nell'info box, o magari lo metto nelle storie di Instagram, forse ci rifaccio anche un post qui su YouTube, lo troverete da qualche parte, ok? Quindi ragazzi, buona rinascita, amici del Toro e dell'ascendente Toro, e anche luna in Toro, e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, siete nel pieno di un transito abbastanza intenso che durerà circa 3 mesi, e che è quello iniziato il 30 ottobre di Marte retrogrado nel vostro segno. Voi già siete, depositari di un transito eccezionale quest'anno, dal 20 agosto al 24 marzo, transito eccezionale, super lungo, di circa 7 mesi, di Marte, il signore della lotta, della disputa, anche della passione, una passione molto cerebrale, no? Anche delle battaglie vinte, visto che un Marte trigono a Saturno, ringraziando Dio, ma comunque insomma indica un momento abbastanza turbolento sul vostro sole, quindi sulla vostra personalità, sul vostro ascendente, sul vostro personaggio pubblico, quindi magari avrete delle sfide, magari partirete per un master, perché comunque è un Marte che si muove e negli ambiti mercuriali, quindi legati alla parola, alla conoscenza, ai viaggi veloci, all'apprendimento, all'insegnamento. Quindi magari potreste diventare di ruolo, oppure potreste entrare, ripeto, in ambiti accademici, scolastici, e quindi essere magari trasferiti. Considerate che sia Marte che Mercurio hanno proprio insito in sé anche lo spostamento.
quando, questo è già iniziato dal 20 agosto, ma quando Marte diventa retrogrado e quadra, perché lo fa, quadra Giove e Nettuno nel segno, Giove dal 28 è tornato nel segno di Pesci, quindi insomma iniziano la quadratura. Prima tra agosto e settembre Marte e Giove erano andati un po' più a braccetto. L'ambito lavorativo, che io già vi nomino spesso, l'ambito lavorativo, l'ambito di quelle che sono le aspirazioni personali, quindi anche la direzione, quello a cui ambisce, quello a cui mira, quello che cerca una persona, potrebbero subire delle modifiche, oppure, che ne so, nella peggiore delle ipotesi, laddove sia importante fare vivere questa esperienza per la crescita personale di una persona che magari ha cercato di bypassare un'esperienza, no? Avendo voi un Saturno che vi chiede maturità, magari si potrebbero ripresentare delle dinamiche un po' scomode, sempre legate, ripeto, all'ambito lavorativo, che magari pensavate di aver accantonato. Già so che mi chiederete quanto durerà questa storia qui, insomma, di questo Marte retrogrado quadrato a Giove, dura dal 28 ottobre, l'ultimo scorso, al 20 dicembre 2022. Io non credo che questa sia la parte più diciamo ostica del transito, no? Quindi ci arriverete, diciamo, dolcemente, anche se già con Luna nuova e Scorpione congiunta a Venere della scorsa settimana, poi luna piena in Toro, l'asse della materia, l'asse delle certezze, no? L'asse delle abitudini. Già in questi 15 giorni, tra fine ottobre e prima decina di novembre, potrebbe interiormente essere messa in discussione, come se a un certo punto fosse disposti a iniziare a lasciare andare magari qualche attaccamento, quella convinzione. Avete presente quando uno magari è legato ad un lavoro, ce l'ha da 20 anni, non riesce a mollare perché no, io senza questo lavoro non potrei mai. Poi a un certo punto si arriva al punto di saturazione, no? Le lune nuove, le eclissi, può succedere che a un certo punto, opposte poi a una luna piena su Urano, il nodo nord, poi alla fine succede anche quello che deve accadere, e una persona magicamente, improvvisamente, come spesso voi fate perché voi siete dei cerebrali, quindi finché il cervello non vi dà il là è un no, e poi improvvisamente, magicamente diventa sì e non vi tiene più nessuno. Potrebbe accadere questo. Comunque questa prima parte della retrogradazione di Marte in Gemelli, che vi interesserà più di tutti, nei primi fino a metà novembre, dovrebbe essere in qualche modo calmierata, no? Tenuta sotto controllo, non dovrebbe portare grandi cambiamenti, ma poi quando Venere inizierà a metà, intorno al 16 se non sbaglio, entrerà in Sagittario, poi ci entrerà il Sole, 22, poi entrerà Mercurio, poi ci saranno Luna piena e Luna nuova in Gemelli e in Sagittario, lì contratti e relazioni potrebbero saltare. Ovviamente saltano le cose che non sono stabili, però potrebbe esserci una grande messa in discussione di un sacco di cose, anche rapporti affettivi. Potreste anche semplicemente, nulla di definitivo secondo me, ma tipo allontanamenti, come se una persona si mettesse in aspettativa al lavoro, o come se una persona fosse magari trasferita, ripeto, per 6 mesi lontano da casa e poi torna, o se non succede al Gemelli o all'ascendente Gemelli, magari l'allontanamento lo fa il partner che magari deve allontanarsi un attimo, oppure c'è un momento di gelosia, oppure sentite l'altra persona più distante. E poi ovviamente queste dinamiche, no? Queste tensioni capitano in base a quello che noi abbiamo messo sul piatto della bilancia, perché voi ricordatevi che Marte in Gemelli è doppio, no? Quindi indica anche indecisione, oltre che magari conflitto, oltre che chiarimenti, oltre che stress mentale, oltre che dibattiti, no? Oltre che scontri fra due fazioni, fra due persone. Quindi dicevo, oltre a queste tensioni qui, anche all'indecisione, no? Quindi anche a un super lavoro mentale proprio di pensiero. E le vicende poi che uno va a vivere dipendono da quello che deve imparare, da quell'esperienza. Quindi se magari vi siete adagiati troppo in un rapporto,
potreste magari avere la paura, no? La gelosia di perdere l'altra persona, cioè potreste essere messi alla prova per vedere se voi tenete veramente a quella situazione se la state trascurando perché è finita. Per esempio potrebbe accadere questo, no? Quindi ci saranno anche delle verifiche, sarete indecisi su cosa fare, se mantenere un posto di lavoro, su mantenere un contratto, sul mantenere una relazione. Sarà tempo di firme, sarà tempo di accordi, sarà tempo sarà un periodo molto molto movimentato. La buona notizia è che voi fino al 7 marzo avrete il trigono di Saturno, quindi il tempo sarà dalla vostra parte, le leggi, le istituzioni, sarete tutelati, avrete anche delle persone, no? I genitori, qualcuno di più grande, un capo, un professore, che vi appoggiano, per esempio se state facendo, no, la ricerca, il dottorato, con il trigono di Saturno, anche se è un periodo magari intenso, anche se magari con i colleghi succede qualcosa, no? Magari c'è queste tensioni, queste cose, le incertezze, le borse, mi trasferiscono, vado di là, vado di qua, magari c'è un professore che vi tutela. Dal 7 marzo Saturno, quindi i grandi, i superiori, i professori, i genitori, entra in quadratura. Se ne accorgerà prima la prima decade, quindi nati in maggio, chi ha l'ascendente nei primi 10 gradi dei Gemelli, e porterà, come dire, quel Saturno, dicevamo che porterà a consacrazione quello che Giove potrebbe aver sollevato e annunciato dal 30 dicembre 2021 all'11 maggio. C'è stata una capatina di Giove nei primissimi gradi dei Pesci anche nella tarda primavera del 2021, quindi insomma Saturno potrebbe riportare quella cosa, no? Quella prospettiva, quella novità, insomma, però vediamo che cosa accade. Diciamo che il momento più turbolento, secondo me, per voi sarà quello del segno del Sagittario, perché sarà un momento così di incertezze, di separazione, di allontanamenti, di incertezze, no? Quindi vabbè, vediamo che cosa accade, siate elastici, questo ve lo chiede questa luna piena dell'8 e anche la luna nuova dello Scorpione. Uscite dalle certezze illusorie e limitanti e andrà tutto bene, sicuramente questa tensione vi stresserà molto meno, quindi un grande bacio e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro, cari amici con l'ascendente Cancro, insomma con Marte retrogrado nei Gemelli, nel segno precedente al vostro, una retrogradazione che durerà fino al 12 gennaio, sta iniziando una fase di indecisione, no? Profonda nell'inconscio, un dibattito, no? Che durerà qualche mese, che forse vi porterà a un bivio, magari, no? a delle scelte, così, a un cambiamento che potrebbe essere legato sia alle vicende sentimentali, perché avete avuto dei transiti troppo interessanti con luna nuova, eclissi, Venere, Sole, poi anche Mercurio in Scorpione, legati al settore della fortuna, del divertimento, ma anche e soprattutto dell'amore, dei sentimenti. Quindi c'è chi è diventato più maturo con questa, perché è stata una grande guarigione energetica, no? Chi è diventato più maturo e quindi è come se avesse fatto pace con se stesso, con i propri sentimenti, magari col passato, avesse capito delle cose, quindi apprezza di più quello che ha, oppure c'è chi lascia andare, no? Quello che non sente più risuonare con lui, e grazie anche al trigono di Giove che ritorna nel segno di Pesci per 2 mesi, magari si prospettano nuovi orizzonti, nuove scelte e quindi eventualmente indecisioni. Questi nuovi orizzonti non riguardano soltanto l'amore, ma possono riguardare anche l'amore, possono riguardare anche, essendo legati a nuove consapevolezze, a un cambiamento di competenze, un cambiamento legato anche ai viaggi, a quello che si vuole, al lontano, a nuove lingue, a persone straniere, a quello che si vuole dalla vita, e che poi potrebbe sfociare in un grande cambiamento nel biennio 2023-2024, soprattutto 2023 dirompente,
legato alla carriera proprio del singolo, alla realizzazione di nuovi obiettivi e a dei grandi cambiamenti che potrebbero sembrare dei colpi di testa, ma partono invece da lontano e rappresenteranno l'uscita dalla zona di comfort, che il cancro e l'ascendente cancro, quindi l'uscita dal passato e il raggiungimento con molta fatica sicuramente, e il raggiungimento di una nuova identità, quindi sotto sotto si muove tanta roba. Questa settimana è molto fortunata, lo sarà anche la prossima, a livello di sentimenti, anche di dinamiche, il modo in cui vivete il divertimento. Ragazzi, il modo di divertirsi e il modo di amare, tra la luna nuova con eclissi del 25 ottobre, che forse vi ha proposto delle trasgressioni, delle tentazioni, e la luna piena in Toro, solida, sana, stabile, granitica, dell'8 novembre, potrebbe esserci anche la guarigione non soltanto di un sentimento, ma anche di dinamiche tossiche, disfunzionali, no? Che riuscite ad interrompere. Non ce la faranno tutti, questo ripeto, sia nel vivere l'amore, nel vivere le tentazioni, nel vivere l'eros, ma anche nel vivere il modo di divertirsi. Immaginate uno che si diverte troppo, no? Che magari eccede con i liquidi, solitamente i segni d'acqua eccedono con i liquidi, per esempio, comunque con tutte le cose che vi fanno divertire. Se uno esagera, magari con questi transiti, in nome di una luna piena in Toro su un nodo nord e Urano, può decidere con una nuova consapevolezza portata anche da Giove. Poi insomma, il cielo è un'orchestra perfetta quando suona in un determinato settore, altrimenti insomma, a volte l'energia è un po' sfasata, non porta quello che noi, ma quando è così armonica, no? Votata al benessere, alla guarigione, alla maturazione, può essere che una persona così decida di non eccedere più, di smettere con quella cosa, di guarire, una sorta di guarigione interessante anche per voi a livello di amicizie, quindi no, di quest'asse, frequentazioni di amicizie, team, modo di vivere proprio gli altri e divertimento. Si chiude un ciclo iniziato nel 2003-2004 che deve essere stato un anno epico, no, di svolta. Quindi anche per voi, come abbiamo già detto la scorsa settimana, i transiti sono molto belli. C'è comunque del cambiamento, quando c'è tanta energia poi, no? Nel lungo raggio le persone cambiano, non è difficile, anche se voi insomma state bene nella vostra zona di comfort, con questo Marte retrogrado nel segno precedente al vostro avete un inconscio che inizia a ribellarsi alla routine, inizia a ribellarsi in quelle cose che non lo soddisfano più e inizia questo grande, no? Questa trasformazione interiore che poi ovviamente accade dentro, spalanca delle porte energetiche importanti e fa avvenire anche poi di riflesso degli avvenimenti esterni, quindi gli incontri giusti, la parola giusta, il viaggio giusto, insomma tutte quelle cose che aprono la mente e che mettono quel seme che poi Giove insomma ci dà l'opportunità. Poi arriverà Saturno dal 7 marzo, non è più così lontano, e inizierete veramente a diventare, proprio a crescere, ad avere un coraggio diverso, ad uscire dalla zona di comfort, a diventare chi volete essere veramente. Quindi grande cosa, ci sarà, per chi me lo chiede, perché per tutti i cancro che hanno patito dal 2018 alla fine del 2020 a gennaio 2021 le questioni d'amore per Saturno, poi c'è stato Giove in Ariete. L'amore, sì, l'amore arriva, si concretizza, arrivano i figli, arrivano le convivenze, arrivano i rapporti stabili, sarà un triennio indimenticabile. Io vi auguro che abbiate fatto un buon uso di questo Giove. Giove ha portato anche tanti sogni, anche tante illusioni perché era congiunto a Nettuno. Siate concreti, no? Vedete chi resta, vedete chi è stabile, vedete chi sta nella vostra routine. E insomma, se volete previsioni a breve, io vi faccio proprio innamorati, cotti e felici da qui a 2 settimane, insomma, per chi ancora non avesse trovato la giusta quadra. Quindi è assolutamente un bel periodo di indecisione. Dovete prendere delle decisioni perché si sa che il cancro, se può, contiene tutto, no? Non esce dalla zona di comfort, anzi più comodità, più opportunità, forse, che ne so, più lusinghe ci sono e meglio è, però insomma a un certo punto le stelle chiedono di fare una scelta, quindi
ragazzi, mi raccomando, approfittate di questi bei pianeti. Un grande bacio e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, settimane tese, settimane di decisioni, di lasciare andare cose che cercavate di trattenere, no? Anche cose comode, il comfort, ma settimana di grandi se lascerete andare, se siete stati in grado di lasciare andare quello che si è prospettato come problematico, no? Come motivo di scontro anche in famiglia, legato alle giornate del 23-25 ottobre con quello stellium di pianeti in Scorpione della scorsa settimana, composto da Sole, Luna nuova, eclissi, Venere, poi anche Mercurio. Se riuscite a lasciare andare ci sarà. Quindi se avrete fiducia nella vita, nella giustizia della vita, ci sarà in qualche modo, con la fase di transizione che porterà alla luna piena dell'8 novembre, il raggiungimento di un obiettivo al quale probabilmente avete lavorato tanto, soprattutto vi siete impegnati per il cambiamento nella fase, nel bimestre dal 5 luglio al 20 agosto 2022, dove avete gettato delle basi, dei semi importanti che forse nell'estate, causa retrogradazione, opposizione nel vostro caso di Saturno, non siete riusciti ad entrare, magari no, a far concretizzare questa cosa, però l'avevate iniziata e con questa luna, ora che Saturno dal 23 è tornato diretto, finalmente si concretizza, quindi una gran cosa. C'è una grande fase di cambiamento, di consacrazione. Allora, qualcuno mi dirà, a me non è successo niente, c'è qualcuno che nonostante questi grandi transiti lo dice ancora. Allora accade questo: chi è già a metà dell'opera, chi è già a buon punto con questa luna piena, consacra, perché ormai Saturno è tornato diretto. Chi invece era in una situazione di povertà energetica, quindi quando veniamo da un periodo troppo stressante, quando l'opposizione di Saturno ci ha messi KO perché lo può fare, soprattutto se c'erano poca consapevolezza e troppi pianeti in Leone, allora è il cambiamento a livello di corpi sottili, di qualcosa che magari è iniziato tra il 5 luglio e il 20 agosto, quando Marte, Urano e Nodo Nord si sono uniti, magari è un cambiamento che è iniziato obtorto collo, con una mancanza, con una privazione, con la perdita di qualcosa, di un'abitudine, un'uscita grossa da una zona di comfort, no? Però poi siete rimasti, come dire, nell'immobilismo, ma Saturno, che voi avete opposto sia all'ascendente che al Sole, anche alla Luna, insomma a tutti i pianeti importanti in Leone, dal 23 ottobre è tornato diretto ed è trigono a Marte. Quindi è adesso, è da questa settimana, con il Marte retrogrado, che in ottimo aspetto a Saturno vi riporta la possibilità di ricogliere quelle cose che avete dovuto lasciare andare. Adesso il tempo è perfetto per continuare ad andare, come dire, a prendervi quello che forse volevate intimamente ma non avevate il coraggio di esprimere. Anche per voi si chiude un ciclo a livello proprio personale, professionale, legato alle aspirazioni, legato alla carriera, legato all'emancipazione, legato anche a delle dinamiche proprio di location, cioè casa, famiglia, lavoro, location lavorativa e terra d'origine, delle dinamiche proprio legate, no, all'asse quarta decima casa, insomma, per gli appassionati di astrologia, iniziato per esempio nel 2003-2004, quindi effettivamente potrebbe essere un cambio di lavoro, una cosa sia per quanto riguarda proprio il cambiamento professionale, proprio le aspirazioni, sia per quanto riguarda per esempio l'acquisto di un immobile, la fine di un mutuo iniziato nel 2004 per esempio. Qualsiasi cosa, se anche con questa luna piena dovesse iniziare questo processo lento, nonostante queste grandi aspettative, non sarete delusi, anche se mi scrivete ancora non sta accadendo niente, non sarete delusi. Vi do
Delle altre date indicative: innanzitutto i più resistenti al cambiamento, perché esistono, o i più indeboliti da Saturno, che comunque fino al 7 marzo avrete in dissonanza, no? Quindi vi chiede del tempo in più, dell'energia in più, quindi rallenta le cose. Saturno è il signore del tempo, averlo contrario chiede uno sforzo in più, uno sforzo doppio, ed è chiaro che i tempi, è chiaro che se il signore del tempo ci è opposto, ci è avverso, e i tempi si allungano, no? Quindi anche se avete la sensazione di essere bloccati, dal 7 maggio voi avrete Giove, dove questa luna si compie, dove c'è stato lo spartiacque tra il 5 luglio e il 20 agosto, composto da nodo nord, luna, Marte e Urano. Ragazzi, il cambiamento e il miglioramento ci sarà. Vi dirò, tra l'altro, vi tranquillizzo sul fatto che Giove sarà in ottimo aspetto a Saturno per quel tempo, a maggio, quindi insomma le cose si sistemano. Per chi è più resistente al cambiamento ci vuole un po' di più, ma insomma non succede niente di che. E poi voi, anche se in questo momento avete questa fase introspettiva data dalla retrogradazione, dall'uscita di Giove da un segno di fuoco che vi è grande amico, no? E un ritorno temporaneo nel segno dei pesci, che quadrandosi a Marte in Gemelli rispalanca temporaneamente qualcosa che voi magari pensavate dimenticato, pensavate risolto, oppure non ci speravate più, qualcosa legato all'eredità, ai beni, no? Chiaro che qui c'è, con Giove retrogrado quadrato a Marte in Gemelli, qua c'è da ridistribuire qualcosa, con figli, nipoti, fratelli, insomma ci saranno un paio di mesi, no, di accordi di questo tipo, ma poi dal 20 dicembre Giove ritorna nel segno dell'Ariete, quindi fino al 7 maggio sarà in trigono, e quindi ripartirete più veloci di prima. Quindi questa sarà una fase di sistemazione che seguirà alla luna piena dell'8 novembre. Siete in work in progress. Io credo che qualcuno abbia venduto casa, credo che qualcuno abbia lasciato andare la casa dei genitori, credo che qualcuno l'abbia risistemata. Qui l'asse, qualcuno abbia cambiato lavoro, assolutamente, con tutti questi pianeti in bilancia che ci sono stati nelle scorse settimane, se avete inviato dei curriculum, se avete fatto dei concorsi, se avete usato, visti i pianeti in bilancia che erano sia opposti a Giove ma trigono a Marte, trigono a Saturno, insomma molti di voi possono aver cambiato veramente lavoro dopo tanto tempo. Ci sono degli snodi epocali importanti. Il 2022 è una pietra miliare, vi ricordo, si chiude una fase iniziata nel 2003-2004 e forse anche una fase che inizia 20 anni prima, quindi 1984-1985. Sono andata a controllare il ciclo che potrebbe chiudersi, se per voi non si chiude così a livello familiare, a livello professionale, un ciclo iniziato nel 2003-2004, ce n'è un altro antecedente legato al 1984-1985 con il nodo nord che era all'epoca in Toro e si opponeva a Saturno, quindi per voi devono essere state delle annate particolari. Forse avete vissuto la mancanza di qualcuno, forse ci sono state delle questioni ereditarie, magari legate a degli immobili, a delle location che adesso ritornano, tutto molto interessante. Soprattutto, ragazzi, è la vita che prima o poi ci porta a doverci dirimere in mezzo a queste cose, no? Che magari ci obbligano a fare qualcosa, ci fanno mettere dei pesi sulle spalle, però insomma quello poi dipende dal karma individuale e dal karma della famiglia nella quale nasciamo, e voi state concludendo qualcosa del genere. Fatemi sapere nei commenti, insomma, che cosa sta accadendo. Avete delle cose, delle svolte di vita interessantissime. Un grande bacio, cari amici del Leone e dell'ascendente Leone, e passiamo alla Vergine e all'ascendente. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, transiti molto buoni che
probabilmente molto buoni, soprattutto ragazzi quelli tra la luna nuova in Scorpione con eclissi, Sole in Scorpione, Mercurio in Scorpione, Venere in Scorpione, soprattutto Mercurio dal 29, del 29 ultimo scorso, che è il vostro governatore, si è messo in aspetto favorevole e quindi adesso fa fiorire tutte le promesse, tutti gli incontri sia sentimentali, di lavoro, universitari, di chiarimento, se aspettavate la risposta di un professore, un contatto, un curriculum, un esame difficile da passare, una risposta positiva, adesso arriva tutto, anche dei viaggetti, degli spostamenti molto piacevoli che possono essere sia delle vacanze, no, che voi vi concedete, no, dopo magari un'estate abbastanza turbolenta, soprattutto dopo gli ultimi 2 mesi, oppure potreste trasferirvi temporaneamente in un posto molto carino, molto carino. Il lontano in effetti vi chiama anche una nuova consapevolezza, una nuova maturità, e se state facendo dei corsi con le nuove competenze, se avete acquisito nuove competenze, se vi state informando, state facendo un corso di formazione, la luna piena della prossima settimana in Toro inizierà, come dire, a far vedere. Ci sarà chi insomma si diploma, si laurea, prende questa, si masterizza, prende questo attestato. Chi già ce l'ha, insomma, chi più, chi meno velocemente, insomma, vi si apre a tutti una finestra proprio nelle giornate della luna nuova della luna piena in Toro su Urano in nodo nord, si apre un portale grande che vi porta lontano. Allora, se vi dovete laureare, se vi dovete masterizzare, e voi mai con Marte quadrato, no? In Gemelli c'era qualche incertezza, con quella luna piena dell'8 della prossima settimana avrete delle risposte strepitose, si sblocca tutto, Urano è veloce, è in trigono, è strepitoso, è abbondante, è fortunato, è sestile a Giove, è una meraviglia, quindi vi si risolve tutto, se mai qualcuno dovesse avervi tenuto in tensione, no? Quindi top, se si tratta, ripeto, di formazione, altrimenti vi chiama il lontano. Allora, o sbloccate una paura, qualcosa di psicologico, qualche resistenza, o sbloccate un vostro limite e andate velocemente oltre e vi si apre uno scenario che insomma poi porterà a grandi evoluzioni, no? Nei mesi prossimi, nella tarda primavera del 2023, proprio inenarrabili, grosse. Vedi, è arrivata anche Milla, questa volta ha anticipato in 3 o 4 segni. Quindi, oppure ragazzi, o vi laureate, stavo dicendo, no? Vi laureate, vi masterizzate, se pensavate di non farcela magari in questa sessione perché vi hanno tenuto sulle spine, oppure proprio il lontano che vi chiama. È il lontano che vi chiama e che vi cambia la vita in positivo. Può essere lo straniero o la straniera che arriva nella vostra vita e inizia a mettere dei paletti, straniero o straniera, perché c'è un po' sta cosa da andare oltre Alpe, però poi se siete siciliani può essere anche un romano, un piemontese, un abruzzese, insomma una persona lontana che viene da lontano. Io stesso ho la Venere in nona, ma alla fine ho sposato una persona che ha vissuto molti anni al confine, ma bene o male è originario della mia stessa regione, però ha vissuto al confine, quindi un senso questi pianeti in nona ce l'hanno, no? Di qualcuno viene da lontano, e viene da lontano o voi andate lontano o il lontano viene da voi o superate, ma arriva tutto questo per cambiarvi la vita. Se aspettate il lavoro, ovviamente con Giove retrogrado in Pesci, dal 28 ottobre scorso al 20 dicembre, insomma, si apre uno spiraglio per nuovi contratti, quindi questi spostamenti e questi trasferimenti potrebbero prevedere che dobbiate mettere in discussione la location e allontanarvi temporaneamente da essa. Ci sono poi 2 date che, perché qualcuno mi chiederà, ma fino a quando? O fino al 12 gennaio o fino al 24 marzo potrebbe durare questo allontanamento. Poi dovrete decidere, probabilmente potrete decidere se il da farsi, quindi se vi siete trovati bene, se rimanere qua e là.
Quindi insomma cose interessanti. Ovviamente questa luna piena porta nuove consapevolezze, nuovi incontri anche sentimentali. Già con la luna nuova in Scorpione del 25 congiunta a Venere può esserci stato uno switch, un incontro passionale, qualcosa, no, di molto intimo, di molto vivo, proprio che vi ha tenuti vivi, insomma, no, qualche colpo di fulmine, qualche cosa carina, passionale, trasgressiva, magari fugace, che invece può avere degli sviluppi inaspettati e positivi. Quindi il cielo è molto buono. L'unica cosa, c'è questa cosa qui, che vi si aprono nuove finestre riguardo ai contratti, nuove finestre riguardo ai lavori, nuove finestre riguardo ai rapporti, e dovrete prendere una decisione che probabilmente vi porta ad allontanarvi. Se avete famiglia, state attenti a quello che fate, perché i transiti sono talmente forti che potreste prendere, no, una cantonata che mette in discussione delle cose, ok? Quindi soprattutto chi ha il Sole in Vergine, perché l'ascendente Vergine, avendo Giove al discendente, poi insomma trigono a Plutone, sestile a Plutone, sestile a Urano, l'ascendente Vergine è messo meglio in questa fase a livello di lucidità, non di opportunità, a livello di lucidità è messo meglio del Sole in Vergine. Il Sole in Vergine è un discorso particolare, no? Lo rifaccio brevemente per chi dovesse essere capitato per la prima volta su questi video. Ogni 12 anni noi abbiamo Giove opposto ai luminari, al Sole e alla Luna. Chi è nato nel segno della Vergine, non l'ascendente Vergine, o chi ha la Luna in Vergine, ha Giove opposto. Ce l'ha avuto dal 30 dicembre 2021 fino all'11 maggio. Ce l'ho adesso dal 28 ottobre al 20 dicembre, sempre 2022, il grosso è avvenuto nel 2022, e c'era stata una capatina nei primi gradi di Giove in Pesci, quindi l'hanno sentito forse le Vergini di prima decade, ma secondo me Giove si fa sentire un po' da tutti, anche le lune di prima decade, e c'era già stato dal 14 maggio a tutta luglio del 2021. Facciamo passare questa, quindi se doveste aver fatto se doveste aver incontrato qualcuno che magari vi ha promesso mari e monti in queste date che vi ho detto, sia lavorativamente parlando che sentimentalmente parlando, e poi si è rivelato un bluff, sappiate che le opposizioni di Giove ai luminari servono proprio per farci, una volta ogni 12 anni, per farci connettere con il nostro lato ombra, cioè con tutte quelle che sono i timori, le cose che noi di noi stessi non abbiamo saputo risolvere, no? È una verifica, è una sorta di verifica che ci fa l'universo per vedere quanto siamo connessi, perché se garantito, perché io ho preso delle grandi cantonate, ho avuto nella mia lunga vita ho vissuto diverse opposizioni di Giove, tra l'altro io me le becco doppie perché è una congiunzione Sole-Luna. Quindi ci sono state delle volte in cui sono rimasta in asse, e delle volte, ovviamente non era Giove da solo, si era creata una congiuntura particolare anche con Saturno, dove non ho visto lungo, insomma, no? Quindi sono proprio dei crash test, però quello che è successo non erano cose campate in aria, erano cose che mi sono servite tantissimo per capire dove mi ingannavo, dove non ero onesta con me stessa, e quindi farmi fare una discesa dentro di me e iniziare un percorso di verità con me stessa che al ritorno 12 anni dopo di Giove opposto non ha trovato la persona inesperta che trovava prima. Quindi in questi ultimi 2 mesi potrebbe esserci l'ennesima last chance di quello che magari può essere accaduto nell'estate, primavera-estate 2021 e nella primavera 2022. Se dovesse tornare per la terza volta la stessa persona che vi chiede di lavorare e vi sfrutta, non vi mette in regola, oppure tornasse lo stesso corteggiatore che promette e non mantiene, che si è scoperto c'ha 3 mogli, insomma tutte queste cose qua, oppure che viene a chiedere soldi, cioè io sento delle cose incredibili, la risposta deve essere no, cioè non vi dovete far fregare, non vi dovete far raccontare un sogno, perché Giove in Pesci vi fa trovare delle persone che vi dicono quelle paroline che vi fanno sognare e che vi fanno cadere, ma invece voi dovete essere
centrati, perché sapete già che chi ci frega una volta è colpa sua, se già ci frega 2 volte è colpa nostra, perché sapevamo già chi è, la terza non mi pronuncio. Quindi mi raccomando, amici della Vergine, con luna in Vergine, cazzuti, ok? Un grande bacio e passiamo agli amici della Bilancia e dell'ascendente Bilancia. Cari amici della Bilancia e cari amici con l'ascendente Bilancia, siete appena usciti dal vostro compleanno, il Sole si è spostato nel segno successivo al vostro, ma soprattutto c'è stata un'importante congiunzione la scorsa settimana di cui vedrete anche voi gli effetti, soprattutto voi e il Toro, gli effetti della luna nuova per 28 giorni, perché le fasi lunari tanto durano e tanto ci influenzano, e perché la luna nuova in Scorpione del 25 ottobre ha coinvolto la Venere, e perché era congiunta con essa, si sono switchate un attimo, il vostro governatore nel segno dello Scorpione, quindi sta avvenendo una profonda trasformazione. L'asse che interessa le prossime 2 settimane particolarmente riguarda l'asse della materia, del possesso a livello affettivo, per quanto riguarda le dinamiche disfunzionali, i rapporti affettivi, sia sentimentali che familiari, con gli amici, insomma, no? Con le persone con le quali voi siete delle persone molto affettuose, molto protettive, quindi nei confronti delle persone che amate, di tutte le persone che amate, l'asse Scorpione-Toro, perché questo stellium in Scorpione che ha coinvolto la Venere è opposto a Urano in Toro, nodo nord in Toro, e ci sarà la luna piena in Toro l'8, quindi dal 25 ottobre all'8 voi state attraversando, fate conto, come una galleria, guidati, no? Tutti, no? in autocolonna, guidati dal vostro governatore, la vostra Venere, quindi anche relativa al vostro modo di amare, di vivere i piaceri, di accumulare, perché comunque di accumulare, di possedere, di controllare, di essere gelosi, di lasciare liberi e con la fiducia le persone alle quali siete legati, è tutta questi passaggi introspettivi, no? Quando l'astro governatore viene interessato da molti pianeti, da uno stellium, da un'eclissi, da una luna nuova, e si oppone magari a Urano, a un nodo nord, è chiaro che c'è uno strappo, cioè si possono creare delle situazioni che vi pongono per l'ennesima volta di fronte magari a un limite, no? Un limite caratteriale, un limite della personalità, dell'ego, ragazzi, perché l'anima che scende dentro di noi, questo ovviamente per chi ci crede, nel momento in cui scendiamo sulla terra iniziamo un'ennesima esperienza terrena, l'anima non ha limiti e che spesso soccombe alla personalità, una personalità che ha le sfaccettature del nostro segno zodiacale, del nostro ascendente, dei nostri pianeti governatori, e quindi è chiaro che si vive, perché siamo degli alchimisti. Non lo sappiamo, ma siamo degli alchimisti che vengono a superare i propri limiti, cioè a confrontarsi con le proprie zone d'ombra, per non soccombere, per guardarle con distacco, quindi per riconoscere quando stiamo dando troppo o quando stiamo dando troppo poco, perché queste poi sono le riequilibrature, e quindi fare un gesto di consapevolezza, quindi non farci più governare dai bisogni, dagli attaccamenti, dalla pancia, ma dalla coscienza, no? E quindi sapersi fermare. Questo è quello che potrebbe accadere voi. Siete chiamati in questi 15 giorni, dal 25 ottobre all'8 novembre, ad attraversare, no? Questo cono d'ombra legato al controllo, al possesso, all'asse della materia e dei sentimenti controllanti, e a trovare un'equilibratura. Dipende ovviamente dalle condizioni, no? Da quello che state facendo, le condizioni nelle quali arrivate a questo transito e quello che avete messo recentemente nel piatto della bilancia. Perché dico recentemente? Perché la luna piena che in un segno venusiano, la luna piena dell'8 ottobre, sarà in Toro e andrà a far sviluppare, proprio a compiere finalmente, quindi probabilmente a concludere, o comunque a dare una bella, a segnare un buon punto nel percorso a quel transito che ha riguardato anche voi, quel transito venusiano ma molto impattante, che c'è stato fra il 5 luglio e il 20 agosto 2022 ed è stato composto da Marte, Urano e nodo nord in Toro, e che nel vostro caso può aver
portato delle questioni legate alle eredità che sono sia immobiliari, proprio legate ai beni, il segno del toro, cioè il segno legato al possesso, all'accumulo e all'economia, ma anche, siccome in un segno venusiano, alle eredità che possono riguardare le dinamiche disfunzionali affettive che si ereditano dalla famiglia, perché chiaramente crescendo in un ambiente familiare ereditiamo anche gli schemi disfunzionali, no? Quindi una cosa non esclude l'altra. C'è chi a volte con un transito, tra l'altro questo era molto intenso, quindi ha scavato profondamente, può trovarsi a dover affrontare sia il dover lasciare andare o il finalmente recepire un'eredità tanto attesa o il doverci rinunciare a seconda di quello che è il vostro karma, oppure di spezzare queste catene di controllo, di eccessiva chiusura, magari nei rapporti, di eccessivo tradizionalismo, magari di eccessivo maschilismo. Perché? Perché parliamo del segno del toro, e se è un segno del toro che magari si esprime ad ottave basse, può avere tutte le chiusure, le rigidità, gli eccessi di controllo, la testardaggine, anche l'arretratezza, no? Ve lo dico da toro, la non modernità. E quindi Urano, se passa in un settore dove sono stati reiterati dei modi di fare un po' chiusi, siccome è passato insieme a Marte, può spezzare, no? Con azioni rivoluzionarie. Quindi magari qualcuno, cosa può succedere? Cosa può essere successo quest'estate, o cosa potrebbe succedere se uno non ha recepito il messaggio? Che una persona a un certo punto si ribella a un ipercontrollo. Mettete che avete una relazione, che pure gli affetti che magari controllate tanto possono essere quelli della famiglia, di amicizie, qualsiasi cosa, ragazzi. Se dovesse essere successo qualcosa di disfunzionale nell'estate, che per voi è sfuggito al vostro controllo, perché è Urano e Marte in Toro, quello indica, e non avete compreso, no, ancora qual è il messaggio, in questi 15 giorni, dal 25 ottobre all'8 novembre, si potrebbe in maniera accelerata riproporre velocemente la dinamica e probabilmente capirete qualcosa. Per tutte le persone che mi hanno detto, in realtà poche, però qualcuno mi ha detto: io queste eredità non le ho percepite, parlo di bilancia ascendente bilancia nel lasso di tempo 5 luglio 20 agosto. Può essere successo che in un posto che voi non sapete, che debba arrivare un'eredità, cioè che in un'altra dimensione, come dico io, cioè all'atere sia successo qualcosa, o comunque senza scomodare le dimensioni. Può essere che stiano tramando alle vostre spalle, che stiano succedendo delle cose, che stiano avvenendo anche, ragazzi, anche lavorativamente parlando, no? Potrebbe, se lavorate nel demanio pubblico, negli apparati statali, se siete dipendenti pubblici, quel settore interessato da questo transito potrebbe interessare anche quello. Potrebbe essere successo che qualcuno abbia parlato di voi, stia facendo dei programmi su di voi, ci siano delle novità, no? E questa luna, se non sono ancora arrivate, mi sembra strano, questa luna piena dell'8 le porterà. Quindi nel vostro caso, visto che siete come dire, gli intercettati insieme al Toro per eccellenza, è stato importante fare uno spoiler anche sulla settimana successiva, per farvi capire dove state andando, perché per fortuna la bilancia dal 28 ottobre non ha più Giove opposto, però la prima decade, anche se Giove è tornato in pesci, un po' l'opposizione se la becca. Con l'opposizione non tanto l'ascendente, ragazzi, ma Giove opposto al Sole in bilancia e volendo alla Luna in bilancia, crea un sacco di fantasmi, può creare fraintendimenti, misunderstanding, paranoie, vedere dei fantasmi dove non ci sono, vedere tradimenti, insomma è quel periodo ogni 12 anni, quel periodo un po' agrodolce nel quale vengono fuori tutte le nostre paure, tutte le cose che non abbiamo affrontato, no? Quindi un cono d'ombra nell'asse della materia, in persone che magari non ci hanno lavorato molto, con Giove opposto, potrebbe mandare nel pallo nelle persone. Quindi nel vostro caso estendiamo un po' la visione delle cose per capire che si sta andando da A a B. State sereni che il 16 il vostro astro governatore entrerà nel segno del Sagittario. In questo momento ho un lapsus, o il 16 o il 18, ma il segno del Sagittario è grande amico e quindi tutto quello che magari non vi è chiaro adesso, tutto quello che adesso
non riuscite a capire, vi verrà spiegato sicuramente bene. Sappiate che siete come su un'altalena nella quale state riequilibrando il dare e l'avere, perché comunque la vita ci rimanda quello che diamo, e voi, legati proprio a questo bilanciamento tra cuore e mente, siete chiamati a portare armonia. E se portate armonia dentro di voi, ci sarà armonia anche fuori. Quindi riequilibratura del dare e dell'avere. In termini pratici potreste affrontare delle spese, c'è Venere nel secondo settore, soprattutto per l'ascendente Bilancia, ma ne risente anche il Sole in Bilancia. Potreste dover fare delle spese anche di piacere, volendo, legate a cura estetico, investimenti, insomma di qualcosa che non è necessario, non è bene di prima necessità, ma magari una casa al mare, insomma, no? O in montagna, uno chalet. E probabilmente fate affidamento sui pianeti in Toro, cioè su quello che può darvi la famiglia, per esempio. E c'è questo bilanciamento tra quello che serve a voi e quello che vi arriverà. Ed è un bilanciamento proprio karmico tra il dare e l'avere. Fatemi sapere, non tanto questa settimana, che sarà ancora un po' di luce e ombre, l'8 novembre, ma poi insomma ci risentiremo la prossima settimana, quali novità porterà la luna piena. Se non avete capito il mio discorso, perché è la prima volta che capitate su questo canale, c'è il video che io a questo punto vi lascio in sovraimpressione, lo condividerò nelle storie su Instagram e Facebook. C'è il video su Marte in Toro congiunto ad Urano e Nodo Nord, che ha fatto proprio una frattura energetica tra il 5 luglio e il 20 agosto, e la luna dell'8, e la spiego segno per segno cosa sarebbe potuto accadere, e la luna dell'8 porterà a compimento quel discorso, quindi vi lascio un approfondimento. Quindi un grande in bocca al lupo, mi raccomando, buon lavoro di riequilibratura perché è importante, e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, innanzitutto buon compleanno, siamo nel mese del vostro compleanno, quest'anno il Sole transita nel vostro segno dal 23 ottobre al 22 novembre e soprattutto avete fatto un ingressone, nel senso che il vostro Sole è entrato il 23 insieme a Venere, quindi mega compleanno fortunato. Un mega compleanno fortunato, un compleanno di grandi cambiamenti. Venere è la piccola fortuna, ma è anche il pianeta dell'amore. È vero che Venere in Scorpione spinge a cacciarsi in situazioni complicate, torbide, competitive, insomma un po' avvelenate, ma in realtà, siccome voi siete figli di Marte e di Plutone, la trasformazione in un anno in cui il Sole entra accompagnato dal pianeta dell'amore, e poi c'è la luna nuova con l'eclissi il 25, poi entra Mercurio, uno stellium fantastico in Scorpione, raggiunto e trigonato, cioè riceve un ottimo aspetto da Giove che ritorna in Pesci 2 mesi, insomma mi fa pensare che, cari Scorpione, ascendente Scorpione, dopo le vicende complicate, a dir poco complicate, che ci sono state nel cuore dell'estate, soprattutto nel periodo tra il 5 luglio e il 20 agosto, quando Urano, Marte e Nodo Nord si sono messi in angolazione particolare. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, vi lascio il video dell'epoca. Perché ve lo lascio? Perché quelle faccende, quelle questioni che si sono svolte, anche quelle fratture, quelle perdite, quei messaggi che c'erano dietro a quegli avvenimenti così sfidanti, adesso ritornano per essere compresi, per essere conclusi. Perché? Perché, come dicevo nel video, c'erano 2 momenti nei quali, passato il transito, tutti noi avremmo avuto degli strascichi, un completamento della situazione, no? Perché magari una cosa inizia a luglio e poi si trascina una crisi, una prova al lavoro, no? Un trasferimento, dei tentativi di iniziare una nuova attività. Iniziano in un momento, hanno magari degli ostacoli, però poi ci sono dei determinati periodi successivi a quel transito che ne determinano l'andazzo, la riuscita o la fine, perché insomma noi alla fine siamo esseri umani che
ci aiutiamo con l'astrologia, insomma con tutto quello che vogliamo, però si impara sbagliando, quindi a volte si procede anche per tentativi. Ma quali sono quei momenti dopo il 20 agosto, cioè dopo che Marte lasciava il segno del Toro e che quindi lasciava Urano in nodo nord? Sì, a continuare a lavorare, però senza quell'energia impattante che è Marte. Uno, la luna piena della prossima settimana, non di questa, luna piena in Toro a 16 gradi su Urano retrogrado, 16 gradi del Toro, l'8 novembre, quindi lì ci sarà un momento di riverifica di quello che avevate pensato. Mettete che uno ha una crisi, vuole trasferirsi, vuole lasciarsi, si vuole sposare con un'altra persona, sapete, insomma, la vita dove c'è Urano che fa succedere le cose molto velocemente, no? Mette in crisi, Urano in Toro destabilizza, toglie quelle certezze illusorie. Noi insomma, abbiamo tutti Urano nel segno del Toro, se non sbaglio dal 16 maggio 2018, quella è stata la data in cui è entrato stabilmente, ma da un annetto prima non faceva altro che uscire dall'ultimo grado dell'Ariete, entrare nel segno del Toro, come fanno questi pianeti lenti, insomma indugiano sulle cuspidi per un paio d'annetti e poi nel 2018, vado a memoria ma era sicuramente così, era maggio 2018, è entrato direttamente. Quindi è dal 2018 che a livello mondiale, a livello economico, a livello personale, molti di noi stanno rompendo con le tradizioni, stanno rivoluzionando le cose anche in maniera abbastanza impegnativa, perché il transito di Urano in Toro, lo dico per chi capitasse la prima volta su questi video, non è una passeggiata, perché Urano in Toro non è ben messo, ok? Perché Urano sta bene in Acquario, quindi in un segno d'aria nel quale il pianeta delle rivoluzioni possa muoversi agevolmente. Quando transita nel segno del Toro in esilio è sicuramente uno dei transiti più pesanti, che per fortuna accade ogni 85-87 anni, ma va proprio come un trattore che dissossa le radici profonde della terra, quindi crea delle frane in tutti i sensi. E il Toro e lo Scorpione lo sentono ovviamente più di tutti, in seconda battuta Leone e Acquario. Quindi vi anticipo già che siete in quel cono d'ombra con la luna nuova del 25 ottobre in Scorpione su Venere fino alla luna piena in Toro. State ripercorrendo velocemente questo tunnel accelerato di quello che probabilmente è successo quest'estate, insomma, no? Come se uno lo rivivesse per fare il recap. E quando ci sarà la luna piena su Urano deciderà cosa lasciare andare veramente e cosa invece, visto che questo Urano è retrogrado, aveva ancora motivo di esistere. E nel vostro caso non ho fatto degli esempi a caso, parlo di matrimoni, quindi situazioni matrimoniali, situazioni contrattuali, e qui compravendite, l'immobile lo tengo, non lo tengo, me lo vendo, lo do agli eredi, lo lascio, donazioni. Proprio qua parliamo proprio di cose notarili, di cose impegnative, mi trasferisco, mi licenzio, rinnovo il contratto, cioè cose, no, che vi vincolano, e qui la scelta che poi ora voi dovrete fare, quindi questa profonda guarigione nei giorni del compleanno, la scelta che dovete fare è amarvi, perché Venere, che è entrata col Sole nel vostro segno, vi dice quello, e non trattenere cose che magari vi stanno intossicando. Magari le tenete solo per paura di stare da soli, per paura di non trovare, insomma, no? Però vi state intossicando, perché poi, ragazzi, se noi non lasciamo andare il vecchio, soprattutto quello che ormai è marcescente, no? Proprio che lo tratteniamo soltanto perché ci siamo aggrappati come il naufrago, ma è una condizione mentale di paura. Se non lasciamo andare il nuovo, il vecchio, non può entrare il nuovo, che sia un nuovo amore, Sole congiunto alla Venere, una guarigione interiore che poi porterà una nuova vita, perché voi concedetevi anche un po' di fiducia nella vita. Io non voglio spingere le persone a lasciare lavori se non hanno la minima idea di che cosa vivere dal mese successivo. Le scelte scriteriate no. I pianeti in Toro, per quanto Urano sia scomodo, chiedono sempre buon senso, e comunque crearsi un orticello
un orticello nel quale stare bene e dal quale riuscire a guardare alla vita con serenità. Quindi, siccome dimenticavo di dirvi, la prima data che riporta il transito di Marte-Urano 5 luglio-20 ottobre è l'8 novembre, l'altra è quando arriverà Giove. Giove l'anno prossimo, il 7 maggio, entra in Toro e farà esplodere, se avete seminato e poi innaffiato bene questo famoso orticello, e lo farà diventare un Eden. Giove rimarrà in Toro un anno, da maggio 2023 a maggio 2024, non farà una retrogradazione in Ariete, quindi l'energia sarà compatta e sarà su Urano. Non ci sarà più il nodo nord, ma sarà su Urano, quindi farà sbocciare il cambiamento. Al cambiamento dobbiamo però concorrere anche noi, quindi se alla data dell'8 novembre, se in questo cono d'ombra che si sta verificando proprio nei giorni del vostro compleanno, e vi ricordo che quando 10 giorni prima e 10 giorni dopo il compleanno succedono cose, saranno quelle più determinanti, quelle che determineranno il trend dei 365 giorni successivi, se non riuscite a cambiare adesso quelle relazioni, quei contratti di lavoro, quelle situazioni insomma che vi vincolano, oppure non riuscite ancora a guadagnarle, cercate di fare qualcosa di diverso, perché se non siete riusciti adesso a novembre sotto il compleanno già gettare in questa fase alchemica, che poi è il segno dello Scorpione, il vostro compleanno, in questa fase di guarigione e trasformazione, gettare dei semi diversi che sono abitudini diverse, togliere un vizio, togliete qualcosa che abbassa la vostra energia, le situazioni tossiche, cercate di mettere qualche piccola abitudine, anche 5 minuti al giorno di meditazione, di gratitudine, di preghiera, di uscire a prendere l'aria, sono cose che fatte con costanza alzano l'energia, e più l'energia si alza, più voi avrete una visione diversa della vita, guarirete, e quando arriverà Giove, a parte il fatto che non dobbiamo aspettare Giove in Toro, perché voi dal 28 ottobre al 20 dicembre avete la last chance di Giove in Pesce che vi trigona e porta l'amore e la fortuna, anzi dimenticavo di dirvi, responsabilmente, ma insomma, tentate anche la fortuna, ma arriverà l'amore. Poi c'è il 7 marzo, Saturno che entra a favore, poi ci sta anche Giove che entra in Toro il 7 maggio se non sbaglio, quindi è un momento di guarigione questo, però abbiate fiducia nella vita, ragazzi, vi prego, perché so che voi avete sempre paura, avete un po' l'ansia, lo Scorpione che non riesce a trovare una centratura, è sempre molto timoroso. Lavorate dentro di voi, perché se guarite dentro di voi, non cercate insomma di trovare soddisfazioni nell'ego esterno, se guarite dentro di voi acquisirete una centratura e un potere strepitoso, che poi è quello che vi ha donato l'universo, e la cosa che vi consiglio di fare, invece di affacciarvi magari nelle cose degli altri, è guarire la vostra vita, perché voi siete veramente dei maghi, degli alchimisti, e potete fare dei capolavori, quindi sappiate che state andando incontro a dei transiti strepitosi, ok? Vi voglio più fiduciosi. Un grande bacio e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, abbiamo già accennato nei vari post di Instagram, nell'oroscopo della scorsa settimana, che nel mese precedente al vostro compleanno, che inizierà il 22 novembre 2022, due numeri maestri, in questo mese precedente vivete, come ogni segno quando si trova nel segno precedente, come ogni segno quando un segno si trova a vivere l'energia del segno precedente, c'è la fase introspettiva. C'è la fase introspettiva, nel vostro caso sottolineata a bomba, perché è data dall'ingresso di Sole e Venere nello Scorpione il 23. Congiunzione Sole-Venere significa che è un'introspezione che porta a guarigione. Guarigione, ragazzi, del chakra del cuore, proprio della sezione dell'amore e quindi del bambino interiore, perché gira tutto lì, e dalla guarigione del cuore, no? Del proprio cuore e dell'amore per se stessi, poi si dipanano tutta una serie di guarigioni, di purificazioni, di risanazioni, proprio dei rapporti affettivi, dei rapporti con le donne, sia se siete uomini che donne, perché la Venere è le amiche, le sorelle, le mamme, no? Queste le cugine, insomma tutte le figure femminili di riferimento, ognuno ha
una categoria di donne con le quali magari entra in contrasto proprio perché c'è qualcosa da guarire che deriva dall'infanzia, dal karma familiare, quindi c'è tutta questa guarigione, no? Dei rapporti con le donne, dei rapporti affettivi, dei rapporti sentimentali. C'è chi avrà, visto che comunque parliamo di una Venere Scorpione che insomma strettamente connessa anche alle dinamiche sessuali, no? Proprio legate all'eros e anche conflittuali, perché Marte è anche e soprattutto conflitto e competizione. Può esserci una guarigione in atteggiamenti competitivi, sapete, insomma il Sagittario ha forte questa vena della competizione, del contrasto, del vedere a volte, del relazionarsi al mondo come se fosse dei grandi sportivi, quindi come se ci fosse l'avversario da placcare, no? È un po' a volte una caccia, a volte una competizione, a volte una sfida, ma c'è molto di energico, di contrastante in questo segno che ama, è molto fiducioso, è molto generoso, ama apparire, insomma, no? Tipo paladino della giustizia. Questa è una cosa che si vede fortissima, soprattutto quando c'è l'ascendente in Sagittario. Io penso sempre a Di Maio, il politico, l'ex politico, no? Che ha quella parvenza proprio di tranquillizzatore, soprattutto è stata la grande fortuna all'inizio della sua carriera. Nell'ascendente si vede ancora di più, sfugge ancora di più questa cosa di fare il paladino, però poi ci sono delle ombre, assolutamente come tutti i segni, che indicano proprio, ripeto, questa competizione, questo contrasto, questo poi dover entrare un attimino, no, in tensione, imprimere la propria forza sull'altro in maniera proprio braccante, a volte nei casi in cui si è lavorato poco su di sé o non si vogliono vedere certe cose. Quindi poi qual è il rischio? Il rischio è della solitudine, perché quando invadiamo troppo le vite degli altri tutti quanti regrediscono, no? E se noi non ci fermiamo e continuiamo, qua facciamo proprio effetto deserto. E quindi c'è chi ci arriva meno, perché poi dipende da quello che noi abbiamo messo sul piatto della nostra vita, perché i transiti fanno effetto su quello che trovano. E quindi questa cosa introspettiva, questo Sole congiunto a Venere, con la Luna nuova, con l'eclissi, insomma, indicano per chi li sa cogliere delle fasi introspettive per scendere dentro di sé e per cercare quella guarigione, quella pace, quel benessere, perché finché non c'è la pace all'interno di noi, fuori non può esserci, e fuori sicuramente Sagittario e ascendente Sagittario, sia gli uni che gli altri, anche la Luna in Sagittario, hanno visto aumentare le tensioni e i contrasti. Poi c'è chi entra nell'alterco, nel battibecco, c'è chi fa lo stalker, c'è chi resta da solo perché ha avuto talmente tanti eccessi che si è fatta tabula rasa. Perché? Perché è peggiorata questa situazione? Perché dal 20 agosto avete Marte opposto. Marte opposto solitamente dura 45 giorni e non è una passeggiata. Già Marte opposto è una cosa, è un transito che cade ogni 2 anni, e già non è una passeggiata. Voi state vivendo un transito eccezionale della durata di 7 mesi, perché Marte è opposto dal 20 agosto 2022 al 24 marzo 2023. Che significa? Significa che adesso tocca a voi. Tanto a giro tocca a tutti. C'è stato il transito eccezionale di Marte in Ariete, micidiale, per chi aveva pianeti in bilancia. Io me lo ricordo ancora, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 la metà bastava, quindi a giro capita a tutti, ragazzi, a giro capita a tutti. Adesso tocca a voi, Marte dal 30 è anche retrogrado, quindi potrebbero tornare tutte quelle situazioni in sospeso nelle quali ci sono stati eccessi, nelle quali insomma va portata una riequilibratura tra istinti, i pianeti in Sagittario, no? Istintivi. Voi sapete che il Sagittario è raffigurato da metà uomo, perché ha una parte, no, legata all'intelletto, e la parte bassa di un animale, no, di un cavallo, che significa che la parte istintuale, no, istintiva, è forte, è fortissima, è scalpitante, nervosa, irrequieta, e quindi è un'incarnazione impegnativa. Tant'è vero che si dice che il Sagittario come scopo animico abbia quello di raggiungere la verità, per quello gli è stata data quella forza. Ma quando non è compensatissimo, non è concentratissimo, magari quando vive troppo nella mente,
di quella forza mantiene un'irrequietezza che non gli dà la pace e quindi deve sempre cerca le conferme fuori, ripeto, deve fare contrasto, deve fare sport, infatti con lo sport sì, quando il Sagittario non fa sport è un disastro perché ha troppe energie e le esprime creando delle tensioni, degli eccessi nei rapporti. Quindi ci sono i Sagittario e l'ascendente Sagittario che vivono un momento di grande gelosia, Marte opposto lo fa. Ci sono i Sagittario e l'ascendente Sagittario che vivono delle grandi tensioni non soltanto nei matrimoni, soprattutto l'ascendente Sagittario, anche nelle relazioni in generale, quindi la relazione lavorativa, il contratto, non soltanto il partner, i soci, gli altri. E quindi è un momento, quando ci sono i contrasti e quando durano per molto tempo, quando poi Marte è anche retrogrado, se ci si mette anche Giove, ci si mette anche la famiglia, magari no, adesso con Giove che è tornato retrogrado in Pesci, la famiglia, i contrasti. Non è un periodo, non è una fase serenissima, è una fase nella quale, proprio come un laboratorio alchemico, mettersi intorno al tavolo, vedere quali sono le ampolle degli elementi che non vanno bene, perché ci sarà per esempio l'ampolla della forza che è pienissima, l'ampolla dell'equilibrio ce ne sono rimaste 2 gocce, l'ampolla dell'amore per se stessi, ve ne siete probabilmente dimenticati, no? Perché dove c'è molto contrasto non c'era amore, questo è il succo. Quindi con questa guarigione di tutti questi pianeti in Scorpione intorno a Venere è nell'amore per voi stessi, nel riconnettervi al bambino interiore al quale probabilmente è mancata l'amore e l'accettazione, per quello cerca sempre all'esterno continue conferme e continue attenzioni. Se impiegate questo mese a stare dentro di voi e a non alimentare caos e tensioni che ci sono fuori, quando arriverà il vostro compleanno, ma già quando la Venere dopo il 15 novembre entrerà nel segno del Sagittario, inizierete a sentire una ventata di il Natale che arriva prima, no? La pace nel cuore, però dipende da voi. Siete in un cono d'ombra dal 25 ottobre con la luna nuova e l'eclissi in Scorpione fino alla luna piena in Toro dell'8, c'è questo cono d'ombra proprio nell'asse della materia, del controllo, che a voi riguarda proprio l'equilibrio psicofisico. Quindi se fate questa discesa interiore con la luna piena dell'8 potrete dire di avere, perché ci sarà una luna piena su Urano retrogrado e nodo nord, potrete dire di aver guadagnato un passaggio molto importante verso la vostra serenità e verso il vostro benessere. A livello pratico ci possono essere delle novità o per quanto riguarda le relazioni e quindi ci sono una quindicina di giorni nelle quali valutare se mantenere o no una relazione. Questa cosa prima dell'8 novembre, quando ci sarà la luna piena in Toro, se potete non cedere alla tentazione di mandare tutta all'aria prima, insomma ecco, approfittate prima di questi momenti introspettivi di guarigione interiore, così avrete una visione più sana. Anche lavorativamente parlando, la luna piena dell'8 porterà delle novità. Se le novità dipendono da voi, approfittate a non far passi avanti prima della luna piena e cercate prima la guarigione nel cuore, perché se dentro di voi si avviene questa trasformazione, no? Questa riequilibratura di tutte queste provette, voi siete degli alchimisti, pensate a questa cosa, se riuscite a fare questo anche il fuori si trasformerà e questa è una prova importante da fare. Quindi forza e coraggio, non temete la solitudine, perché in quella troverete tutta la forza del mondo che verrà a voi, ok? Quindi un grande bacio, un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno.
Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, i transiti diciamo di questa settimana e dei prossimi giorni per voi sono particolarmente felici. Avete un equilibrio celeste che è veramente eccezionale. Andiamo a denunciarlo. Allora, già dalla scorsa settimana abbiamo detto che c'è stato l'ingresso del Sole nello Scorpione, Sole, Luna Nuova, Venere, poi il 29 c'è stato anche Mercurio e insomma, quindi anche l'eclissi c'è stata nel segno dello Scorpione. Quindi sono un agglomerato, uno stellium di pianeti a vostro favore, che tra l'altro poi il 28 vengono raggiunti finalmente, il 28 ottobre scorso sono stati raggiunti da Giove che è tornato nel segno dei pesci. Secondo me è stato proprio lo switch di Giove in pesci che si è tolto dalle scomodità del segno dell'Ariete per voi, ed ecco che è arrivata Milla, quindi questa cosa ci conferma la bontà della mia interpretazione. Quindi è proprio Giove dal 28 che si è messo tra l'altro in trigono, inizialmente largo trigono con i pianeti in Scorpione, ma insomma l'aria si è fatta decisamente migliore. Vediamo nello specifico che cosa sta accadendo. L'ingresso della luna di Sole e Venere in Scorpione con luna nuova poi del 25 d'eclissi è probabile che abbia portato o che porterà, perché come ho detto nei vari post, gli effetti della luna nuova, gli effetti di ogni fase lunare e quindi anche di questa luna nuova del 25 ottobre di solito durano circa 28 giorni, quindi il tempo che si compia può essere, non è detto che avvenga nell'immediato, ma dal 25 ottobre insomma fino al 23 novembre quello che è possibile è che voi guariate e portiate amore, pace e comprensione magari in un rapporto di amicizia o un rapporto di amicizia sentimentale che avevate e che probabilmente si era interrotto, quindi c'è la possibilità di fare pace o con una persona, ripeto, con la quale avevate un flirt in corso, insomma un'amicizia particolare, o comunque un feeling, mettiamola così, o anche con un gruppo di amici. Quando potrebbe esserci stata questa rottura? Questa rottura, per esempio questo allontanamento, no? Questa situazione da risanare potrebbe esserci stata tra il 5 luglio, è una data indicativa, però è probabile che sia da riportare lì, per esempio tra il 5 luglio e il 20 agosto. Anche prima avete avuto un momento intenso, che questa è la coda di Milla, che se non la tocco miagola, scusatemi, per quello la accarezzo. Allora, avete avuto un momento intenso, maggio e giugno, perché avevate Giove in Ariete, dissonante, che ha portato delle novità in famiglia, e anche Marte. Quindi devo dire che tarda primavera ed estate sono state particolarmente intense, ok? Quindi adesso con la luna piena del 25 fino alla con la luna nuova del 25 in Scorpione congiunta a Sole e Venere e fino alla luna piena in Toro, quindi luna nuova in Scorpione, luna piena in Toro, 15 giorni, un tunnel, un cono d'ombra che si svolge proprio nell'asse della materia, del controllo, amore odio, vendetta, perdono. Queste sono le dinamiche che si stanno verificando, ma potrebbe esserci il compimento, no? La risanazione completa, no? Di questo benessere, quindi un momento molto fortunato che inizia intorno alle giornate del 25 ottobre, quindi che è iniziato e che arriva, si conclude, si compie l'8 novembre. Vi lascio in sovraimpressione, lo metto nell'info box, soprattutto per chi capitasse per la prima volta su questi video, il video dedicato con tutti il video fiume dedicato a tutti gli approfondimenti che il transito eccezionale di Marte, Urano e Nodo Nord in Toro si è verificato in estate. Perché? Per tutte quelle persone che sono poche, ma siccome era un transito che avrebbe portato grandi cambiamenti, anche gravi fratture, grandi crepe, ma dalle crepe delle certezze illusorie, poi è lì che passa la luce, inizia a filtrare la luce che quindi poi sboccia in un grande cambiamento successivamente, però c'erano state delle persone, forse quelle più resistenti al cambiamento, che
dicevano di non aver avuto dei grandissimi, no? Dei grandissimi avvenimenti, dei grandissimi contraccolpi, delle grandissime rivoluzioni da quell'incontro strepitoso di Marte-Urano nodo nord. Adesso questa luna piena dell'8 potrebbe finalmente portare a compimento qualcosa che magari si stava muovendo sotto traccia, e poi c'è un altro momento che porterà a far fiorire questi grandi cambiamenti, no? Questa grande energia che era nata nell'estate del 2022, che sarà maggio 2023, quando il giorno 7 ci sarà l'ingresso di Giove nel segno del Toro, che quindi farà sbocciare ancora di più i passaggi planetari così intensi di quella congiunzione di luglio-agosto 2022. Quindi, che tra l'altro a voi va comunque, anche se dovesse aver rotto delle certezze illusorie, delle abitudini ormai conclamate, ovviamente i pianeti in Toro vanno a grandissimo lavoro, a favore proprio, cioè lavorano proprio per voi, proprio nel vostro favore, perché il Toro è un generoso segno di terra, quindi è vostro amico. Giove dal 28 ultimo scorso ottobre fino al 20 dicembre è in Pesci, quindi viaggi fortunati, ritorni a casa, cambi di direzione, fortunati, illuminazioni e fortune e cambi di direzione anche negli studi, risposte a concorsi, approvazioni, buone notizie, grandi fortune anche burocratiche. È un momento veramente d'oro. Quindi io vi auguro di concludere entro il 20 dicembre, insomma, tutte queste cose, fare le domande, fare gli spostamenti, fare un viaggio, fare cose burocratiche, perché poi dal 20 dicembre, questa ve la devo anticipare, accadono due cose: Giove ritorna in Ariete, quindi ritornano quelle questioni legate agli immobili, alla famiglia, alle faccende che vi hanno tenuto un po' su, insomma, vanno un po' disturbato perché vi hanno fatto uscire dal vostro seminato, no? Dalle vostre abitudini, dai vostri programmi, dai vostri progetti tra maggio e ottobre. E poi dimenticavo di dire che, e questa ve la devo anticipare proprio a voi, che dal 29 dicembre, quindi nelle giornate del vostro compleanno, fino, se non erro, al 18 gennaio, voi avrete Mercurio retrogrado sul vostro Sole. Quindi quello è un momento di sospensione del tempo. Cercate di non fare nei primi 18 giorni del 2023 progetti per il futuro, cercate di prendere le decisioni prima. Ok? Perché quando Mercurio è retrogrado, poi soprattutto ragazzi sul segno del Capricorno, che è legato al passato, è ancora più forte questa marcatura. Cercate di risolvere tutte le questioni pratiche, burocratiche, lavorative che magari avevate lasciato in sospeso prima, no? Ma con Mercurio retrogrado non si debutta, non devono uscire libri, che ne so, forse non si dovrebbe andare a ritirare neanche una macchina. Mi viene questo sospetto, poi vi racconterò le mie vicende con una macchina ritirata a Mercurio retrogrado, quindi ci sta. Cercate di entrare in quella fase di stato conservativo che non vi porta troppo lontano, vi porta a sistemare le cose nell'ordinario. Quindi comunque questo è un grande momento di guarigione. Gli equilibri da guarire sono quelli dell'asse della materia, del controllo, del perdono, della vendetta. La luna piena porterà, per chi lo cerca, grandi novità in amore, belle novità, sane novità, quindi degli incontri molto interessanti, molto promettenti, tra l'altro sottolineati anche da Giove in Pesci, che dalla primavera, da maggio, poi potrebbero diventare qualcosa di grosso, si potrebbero srotolare delle vicende tanto velocemente che veramente potreste andare a convivere, diventare genitori in una maniera molto molto veloce. Quindi bellissime le giornate della prossima luna piena. C'è da guarire qualcosa con qualcuno del team, con gli amici, dicevo, con la classe, con una vecchia liaison sentimentale,
ma è un mese, si risolvono anche belle cose intorno all'8 legate ai figli, sia quelli che avete, se hanno delle questioni, delle vicende, no? Da sistemare, sia se volete figli, ci sono delle buone novità, quindi il cielo è veramente bello. Un po' tesa il quotidiano e un po' insomma ci sono battibecchi intorno a voi, magari al lavoro, all'interno cercate di portare pace. Avete un bel Giove che vi fa da dire anche la parola giusta, spero che vi ascoltino. Quindi un grande bacio, fatemi sapere come va e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana si rivela molto promettente e in realtà è qualcosa che è partito dalla scorsa settimana, ma probabilmente bisogna dare il tempo anche a Mercurio di portare le notizie che deve portare, ma è molto promettente per questioni legate alle aspirazioni personali e professionali, al raggiungimento di un obiettivo legato molto probabilmente alla carriera, una carriera che può essere artistica, olistica oppure guidata, legata a questioni mediche, estetiche, di naturopatia, insomma i pianeti in Scorpione addensati in un determinato settore del vostro tema natale, soprattutto per quanto riguarda l'ascendente Scorpio, l'ascendente Acquario, ma ne risentirà allo stesso modo anche il Sole in Acquario, portano proprio al raggiungimento, insomma, di un'avventura o di una prospettiva molto soddisfacente legata alla realizzazione di un'aspettativa professionale, ma siccome c'è anche Venere, può essere legata all'estetica, all'arte, quindi anche a una carriera artistica, anche ad una passione sentimentale, perché ragazzi, se in questa fase della vostra vita, cari Acquario e ascendente Acquario, tra le vostre aspirazioni personali e professionali, viste le pesantezze di Saturno da 2 anni e mezzo a questa parte, c'è anche la realizzazione di un momento di passione, di un momento, di una fase, del raggiungimento di un determinato, del raggiungimento ambizioso di un determinato personaggio che magari causa retrogradazione di Saturno avete ammirato da lontano per molti mesi, e che però magari no, avete conosciuto tra maggio e giugno, quando c'erano quegli strepitosi transiti di Giove e Marte, quindi ardeva potentemente il fuoco della passione, avete incontrato qualcuno che magari all'epoca vi ha fatto perdere la testa e poi Saturno il 4 giugno è diventato retrogrado, ha congelato tutto, perché Saturno ha questa peculiarità di sospendere il tempo, di sospendere i rapporti, di far scomparire le persone o comunque proprio di tenerle lontane materialmente, interviene proprio su questo, però dal 23 ottobre finalmente Saturno è tornato diretto, poi questi pianeti, no? E questa congiunzione Sole-Venere con Luna Nuova nel passionale segno dello Scorpione, insomma, possono avervi dato delle chance molto interessanti per quanto riguarda la professione, ma io ci metto la malizia di dire che è anche una questione di passioni, di trasgressioni, insomma, di atmosfere appassionate, anche legate a delle sfide, al raggiungimento di un obiettivo ambizioso, legate all'eros, legate alle conquiste sentimentali. In ultima ratio, anche se tra le ambizioni c'era quella magari di riappacificarvi con delle persone della famiglia oppure con una persona importante al lavoro, quindi guarigione delle questioni affettive, abbiamo anche questa. Il tunnel, nel vostro caso il tunnel di 15 giorni creatosi tra la luna nuova in Scorpione del 25 ottobre congiunta Sole Venere e la luna che terminerà con la luna piena dell'8 novembre nel segno del Toro, porta alla ribalta proprio questa altalena, questa riequilibratura nelle vostre vite che riguarda famiglia o carriera. Vado lontano o mantengo le origini?
c'è questa diatriba, questa cosa che probabilmente è sorta, no? questo momento critico, questa crisi, questa voglia forse di emanciparvi, che probabilmente è sorta tra il 5 luglio e il 20 agosto 2022, cioè estate, quando Urano, Marte, Nodo Nord si sono incontrati nel segno del Toro e hanno iniziato a creare delle crepe, ma dalle crepe entra la luce, delle crepe nelle abitudini, nelle routine consolidate, in quelle che erano ormai abitudini, ma anche certezze illusorie, insomma, laddove c'era qualcosa da rinnovare è passato questa congiunzione Urano-Marte che come un trattore ha dissossato, poi ha tirato fuori delle cose che erano sottoterra e che una volta che sono state portate alla luce hanno liberato un'energia. Ora, avendo voi avuto però all'epoca tra luglio e agosto Saturno retrogrado, questa cosa, probabilmente questa energia, queste emozioni, queste intenzioni, questa voglia di cambiare, di rinnovare sono rimaste cristallizzate, covavano, certo generando delle emozioni molto forti. Poi Marte è entrato nell'amico segno dei Gemelli, ha iniziato a dare delle spinte dal 20 agosto, dopo 2 mesi, il 23 ottobre, Saturno è diventato diretto, adesso c'è questa guarigione, no? Delle emozioni, dei sentimenti, che della libertà di muoversi portata da questo stellium in Scorpione che vi dà l'audacia, l'opportunità, la fortuna di, di fare qualche passo verso le vostre soddisfazioni, verso il vostro appagamento personale, qualsiasi sia l'ambito nel quale si realizza. E quindi in queste 2 settimane, insomma, sarete portati ad una situazione contraddittoria di cosa faccio, lascio, resto, metto in discussione tutto, raggiungo, insomma, mi allontano dalla famiglia, vado verso le aspirazioni e il successo personale. Ovviamente scrupoli, routine, abitudini, equilibri da rompere a parte, la questione che caratterizzerà i prossimi 2 mesi è: sono in grado di farlo? È l'autosufficienza emotiva, economica, psicologica, spirituale, qualsiasi cosa, di coscienza, no? Di fare dal 28 ottobre al 20 dicembre, quando Giove farà retrocessione, l'ha già fatta la settimana scorsa, la sentirete, quando Giove è in retrocessione nel segno dei pesci, voi con un Saturno ormai diretto, trigono a Marte, anche se Marte è retrogrado, quindi porterà l'indecisione, vi chiederete, impiegherete questo autunno così intenso, forte, travagliato, lacerante, vi chiederete: lo posso fare? La risposta ci sono vari step. Dal 20 dicembre, quando Giove tornerà in Ariete, legato a tutte le primavere, a tutti gli inizi, a tutti i colpi di testa, a tutti i gesti incoscienti, inizierete a muovervi in una direzione di nuovi inizi. Deciderete voi quali sono. Poi ci sarà Mercurio retrogrado al 29 dicembre fino al 18 gennaio nel segno del Capricorno, quindi lì nel settore dell'inconscio voi farete un passo indietro. Là, ragazzi, voi lo sapete, Mercurio quando è retrogrado chiede probabilmente di non debuttare, di non esordire con notizie, aperture di negozi, uscite di libri, pubblicazioni, film, filmetti, filmucce. Insomma, a Hollywood non esce un film neanche se lo pagano con Mercurio retrogrado, l'ho letto in un'intervista di Sandra Bullock. Quindi quella sarà, se non vi siete mossi, no, per il 28-29 dicembre, lì vi dovreste fermare e risolvere delle questioncine del passato. Dal 18 gennaio, insomma, poi Mercurio riandrà. Poi, ragazzi, da marzo cambia l'energia per tutti, per il mondo, per chiunque, cambia anche per voi, quindi anche lì con Saturno che entrerà nel segno dei pesci vediamo insomma come si mette per l'amico Acquario, ma insomma molti di voi per la tarda primavera, quando Giove entrerà in Toro,
potrebbero crearsi, realizzarsi quelle cose portate dalla congiunzione, quelle cose provocate, nate con la congiunzione Marte-Urano e Nodo Nord. Infatti lascio in sovrimpressione quel video di quest'estate, perché chi non avesse ancora realizzato deve sapere che la luna piena dell'8 novembre 2022 e dal 7 maggio 2023 al 24 maggio 2024, quello che non ce l'ha fatta, quello che è nato quest'estate, accadrà molto probabilmente. Sono semi che sono stati piantati e quindi si verificheranno, quindi è tanta roba. Ragazzi, Saturno sul Sole non è mai una passeggiata, però ci porta alla nostra autenticità. Io ricordo ancora il mio Saturno sul Sole mitico nel 2000-2002, insomma tanta roba. Quindi vi sta riconducendo a voi stessi. Quindi un grandissimo augurio per questo momento di grande transizione, poi da fine mese le cose andranno meglio. Un grande bacio e passiamo all'ultimo segno, gli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, siete ormai entrati nello Stargate, nella fase temporale in cui Giove ritorna per la terza e ultima volta nel vostro segno, dal 28 ottobre ultimo scorso fino al 20 dicembre 2022, e quindi vi dà l'opportunità, la terza opportunità, di dare una svolta alla vostra vita. Molti, diversi mi hanno scritto: non si è concretizzato nulla. Ragazzi, il succo, io ho solo casini, ho perso tutto. Il segno dei pesci tende molto al sogno. Il consiglio, il segreto per attuare quello che Giove, che è il signore della grande fortuna, è guarire l'eccesso di vita onirica, di scollamento dalla realtà, una parte di concretezza, cioè una parte di un bilanciamento con la parte in ombra virginea, di far quadrare i conti, che non sono soltanto quelli economici, ma di vedere se nella realtà accade veramente quello che voi sperate. Se non riuscite a fare questa riequilibratura tra terra e acqua, Giove dilata quello che trova, e quello che trova sono cose campate in aria. Quindi noi ci dobbiamo prendere, pianeti in pesce anch'io, noi ci dobbiamo prendere la responsabilità, dove ci sono i pesci, di non essere troppo campati in aria, in quell'area del tema natale dove abbiamo il segno dei pesci con dei pianeti in pesci, dove c'è passato il mondo veramente in primavera. È giusto essere sognatori, è giusto, ragazzi, raggiungere, sperare di coronare un sogno, ma dobbiamo avere pure i piedi per terra e valutare quanta fatica e quante risorse ci vogliono per quel sogno. Faccio un esempio: se io, pesce sognatore, se io mi innamoro di una persona e il mio cuore vive, il pesce si crogiola in queste cose, in questi sogni ad occhi aperti, quando la vedrà, e se il pesce si convince, che quella persona sta sentendo quello che noi pensiamo, che siamo connessi, che non vogliono ammettere che ci amano qua là, e noi pensiamo questo, Poi il pesci nel frattempo si fidanza, si sposa e fa i figli, e però soffre perché vuole me. Scusate, quando arriva Giove, il pesce cosa pensa? Adesso arriva e torna su un cavallo bianco, vestito da principe azzurro, e quello fa il terzo figlio. Faccio un esempio per assurdo, ma voglio dire, può succedere questo, perché la realtà sta andando dove pensiamo noi? Se la risposta è no, dobbiamo darci una svegliata, cioè non abbiamo bisogno di sogni ad occhi aperti quando le cose non vanno, o di pacche sulle spalle o di complimenti. Noi abbiamo bisogno di docce fredde. Quando l'eccesso di onirico, l'eccesso di emotivo va per conto suo, ma noi siamo nati nel mondo della materia, quindi come primo compito, come primo obbligo abbiamo proprio la necessità di pensare alle cose materiali. Quando le cose materiali sono in ordine, allora si va nello spirituale, nel fantastico, no?
perché se non mangi non puoi neanche fantasticare, se non hai una concreta routine non puoi fantasticare, quindi per tutti quei pesci, per tutti quegli ascendenti pesci, per chi ha lo stellium in pesci, per chi ha la luna in pesci, regole da seguire, è la vostra salvezza, il bilanciamento tra la parte in pesci che tra l'altro ha Nettuno, ha avuto Giove, in primavera ha avuto Marte, Venere, c'era veramente di tutto, era veramente troppo. C'era proprio un'energia onirica che faticava ad avere, no, un contatto con la realtà. Il segreto per queste cose è avere proprio un monitoraggio costante, concreto della routine e vedere se quello che pensiamo, insomma, ha un seguito, ha un effetto concreto. Quindi per tutte quelle persone che stanno soffrendo perché avevano grandi aspettative, invece la vita è andata da un'altra parte, non c'è stato molto probabilmente questo monitoraggio, no? Cioè c'è stato un eccedere, un continuare a stare nel sogno e nell'immaginazione mentre la vita andava da un'altra parte e probabilmente c'è stato il rifiuto, perché ovviamente faceva troppo male, di voler continuare a vedere, di vedere dove stavano andando le cose, cioè non era una cosa che succedeva tanto perché al pesci, all'ascendente pesci, ma soprattutto al pesci piace complicarsi la vita, nel senso che gli piacciono, è molto attratto dalle situazioni struggenti, no? Dove lui non può stare con lei perché l'altra sta male. Sapete queste balle che girano, no? E poi vengono alimentate da persone che marciano su queste situazioni giocoforza. Perché? Perché il pesce è un sognatore ma è anche un idealista, quindi perdona, comprende, insomma ci vuole la concretezza, questo sia in amore, perché molti mi hanno scritto delle questioni sentimentali insomma abbastanza, insomma, no? Difficili, dolorose, deludenti credo che per un pesce sia la parola perfetta. E anche lavorativamente parlando, qualcuno mi ha scritto non è arrivato quello che doveva arrivare. Mi chiedo se, visto che Giove fondamentalmente dà tante opportunità, ma è un dilatatore, siete nel posto giusto? State guardando nella direzione giusta, nel settore giusto? State chiedendo alle persone giuste? Oppure vi state fidando di qualcuno che vi ha promesso qualcosa e non avrete niente? E quindi forse è meglio che vi cimentate voi, che fate qualcosa voi? Insomma, dove c'è stata delusione urge cambiamento, proprio cambiamento di routine, cambiamento di punti di riferimento, dovete essere concreti. E questo, visti i transiti che avete questa volta insieme a Giove, perché magari in primavera c'è stato veramente un eccesso di pianeti nettuniani e quindi la confusione e anche varie sirene possono essere state veramente confondenti, ma adesso abbiamo dal 23 Saturno, Deo Gratias, è diventato diretto, quindi in un settore precedente al vostro, perché è in Acquario, ha sicuramente avuto un valore di grande appesantimento introspettivo, però adesso probabilmente sta rilasciando tutto quello che la retrogradazione dal 4 giugno al 23 ottobre ha portato, perché comunque Saturno è pesante che la metà basta, però porta maturazione. Quindi adesso siete maturati, qualcosa in più l'avete compresa sicuramente. È tornato Giove, quindi si è rispalancato questo Stargate nel quale cercare di calare la carta. C'è una guarigione di nuove, proprio ci sono state nuove consapevolezze. Io so che adesso avete una visione diversa rispetto a dei mesi fa, perché il Sole, la Luna nuova, l'eclissi in Scorpione, la Venere, Mercurio, tutti in Scorpione, in un settore che indica proprio la guarigione, no? di alcuni attaccamenti, il superamento di limiti personali, che poi prossima settimana non solo avranno una Luna piena in Toro l'8 novembre su Urano, che quindi avrete la comunicazione giusta, l'opportunità di tornare sui passi, di correggere un errore, di cambiare direzione, di cambiare casa, paese, corso di studi. Il grande cambiamento è in atto, i transiti sono perfetti, quindi adesso c'è questa fase di incubazione tra controllo, cambiamento, possesso, rimango così, oso, no? Questa cosa qua. Forse che inizia, scusatemi, dal 25 ottobre e che finisce l'8 novembre, quindi dalla luna nuova in Scorpione alla luna piena in Toro su Urano.
Vi rilascio nell'info box il video di Marte, Urano e Nodo Nord in Toro, quel mix micidiale che si è verificato fra il 5 luglio e il 20 agosto che ha cambiato la vita a molti. Perché qualora non fosse successo niente, perché avevate Saturno retrogrado e vi eravate persi un attimino nei meandri di Nettuno, questa luna piena dell'8 novembre riporta a galla, forse vi fa vedere, vi fa iniziare a sbocciare dei fiorellini in quel campo di novità che sotto traccia si era creato tra luglio e agosto. Quindi avrete questa luna nuova, si ricollega a quel transito lì e vi farà avere delle risposte, dei chiarimenti, dei cambi di rotta a 360 gradi, dei trasferimenti, secondo me, delle nuove collaborazioni, oppure un ripristino delle vecchie, qualcosa di molto interessante. Qualcosa inizia l'8 di novembre e poi, vabbè, primavera strepitosa, ma proprio le cose portate da Urano, Marte e Nodo Nord sbocciano definitivamente tra il 7 maggio 2023 e il 24 maggio 2024, quando anche Giove andrà in Toro. Quindi il cielo adesso è strepitoso. C'è un'incertezza, lo vedo il cambio di rotta, c'è un'incertezza per quanto riguarda le questioni familiari e di domicilio. Marte è retrogrado dal 30 ottobre, lo sarà fino al 12 gennaio, quindi forse state pensando di cambiare la sede o comunque ci sono delle novità, dei terremoti, dei cambiamenti in famiglia, dei lavori, delle ristrutturazioni. C'è qualcosa legato o agli immobili o alla famiglia o alla location, chi torna a casa, chi cambia paese, chi cambia città. Giove porta dei grandi cambiamenti, anche perché Giove ha preceduto di un anno quello che Saturno concretizzerà dal 7 marzo, quindi è ovvio che ci devono essere dei cambiamenti. Voi siete concreti e il mondo sarà vostro e i vostri sogni si realizzeranno. Quindi è una settimana strepitosa, avete credo tutto il cielo a favore, tranne quel Marte retrogrado, ma una cosa ci deve stare, se no ci annoiamo. Ok? Ragazzi, un grande in bocca al lupo, raccontatemi come vanno le cose perché sono i vostri, questo è il vostro anno, sono i vostri 2 mesi d'oro. Un grande bacio, siamo arrivati alla fine di questo video fiume, io vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta, vi aspetto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Buona settimana a tutti!